patrimonio culturale era incredibilmente ampio. Purtroppo non c'era giurisprudenza e quindi sono andata in altri lidi. Mi chiedo oggi se uno studente o uno studioso vede ancora come un sogno studiare a Venezia. Forse si pone delle domande, si porrebbe delle domande: dove vado a vivere? Quanto mi costa vivere? Che accessibilità ho alle varie biblioteche, all'archivio, ai musei? Ma a Venezia si fa solo consultazione o si fa anche ricerca? Forse sono queste, a queste domande e a molte altre vuole rispondere il convegno di oggi, per la cui organizzazione ringrazio di cuore Tiziana Plebani e Mario Infelise, che hanno veramente strutturato una bella giornata di studi, perché l'hanno pensata divisa in due parti. Una parte è sostanzialmente di ricognizione dell'esistente, insomma facciamo un po' il check sullo stato di salute delle nostre istituzioni culturali, anche all'esito della pandemia, o forse a pandemia ancora imperante, con la quale dobbiamo convivere, con la scarsità di risorse, perché alla fine la pandemia ha solo amplificato delle défaillance che noi avevamo già ben chiare. E una seconda parte che vorrebbe essere una parte progettuale, auspicabilmente progettuale. Dobbiamo forse ripensare agli spazi delle nostre istituzioni culturali, dobbiamo ripensare alle modalità dell'offerta. La pandemia ci ha insegnato che ci sono altre modalità per accedere, ma dobbiamo stare attenti se queste sono quelle modalità corrette. Molto belle le prenotazioni online, ma bisogna stare attenti a che le sporadiche prenotazioni online non diventino una sorta di, come dire, circolo vizioso che faccia in modo che gli istituti vengano sempre meno aperti. Pensiamo alla digitalizzazione, ben venga anche questa, ma anche questa deve essere governata. Non ha senso digitalizzare un patrimonio se poi le possibilità di accesso non sono friendly, non sono facili, non sono, come dire, accessibili da parte di tutti. Insomma, di questo ragioneremo in questa giornata. E ragioneremo insieme, non ragiona l'Ateneo, ragioneremo tutti insieme, perché insieme si possono trovare soluzioni e insieme, ed è la famosa rete della cultura veneziana, si è più forti nelle progettualità e anche nelle richieste alle istituzioni pubbliche, locali, che ci devono far capire definitivamente se intendono investire in cultura o meno, perché a seconda dell'impostazione che viene data si regolano diversamente gli istituti, ma anche a livello ministeriale. Per cui ritengo che quella di oggi, nella nostra intenzione perlomeno, poi non so se ci riusciremo, sarà la prima di una serie di incontri. L'Ateneo potrà fare da capofila, oppure potrà cedere il testimone ad altri istituti, in modo che con una periodicità anche annuale possiamo ritrovarci, fare il punto della situazione, capire dove siamo arrivati e forse dove andremo. Insomma, a quel ragazzo di oggi che chiede se deve venire a studiare a Venezia, vorremmo davvero rispondere con un sì aperto dal cuore. E do conto, prima di passare la parola ai relatori, del messaggio che ci ha mandato il governatore Zaia, che ringrazia del cortese invito e che ci dice: affido a queste righe il plauso per un'iniziativa che mira a rilanciare musei, archivi, biblioteche di Venezia come luoghi di produzione della cultura.
Non bisogna dimenticare infatti che in questo settore in Veneto rappresenta il 5% del PIL regionale, il 6% del nostro tessuto occupazionale e rientra a pieno titolo tra i settori che trainano l'economia veneta, così come il turismo, con i suoi 71 milioni di presenze pre-pandemia. Va bene, allora anche il Presidente Zaia ci dice che con la cultura si mangia e quindi attendiamo delle conseguenti determinazioni. Sì, buongiorno a tutti, scusate il ritardo. Ben trovati, un tema enorme, quello del quale cercheremo di parlare. Intanto grazie dell'invito. Sono venuto molto volentieri e mi sono un po' anche, come dire, infarinato sul tema, andando a rivedere tante cose che avevo scritto io stesso tempo fa, trovando delle chicche assolutamente oggi introvabili, che forse vale la pena di ricordare per capire da dove veniamo, perché se non si capisce da dove veniamo non si capisce niente. Vorrei per esempio ricordare un pezzo che fece anche clamore a suo tempo sull'archivio di Stato di Cosenza e su tutto quello che c'era intorno, il contesto di quell'articolo. Ad esempio vorrei ricordare che questo passaggio qua eccolo qua. Nel 77 l'allora direttore dell'archivio di Stato di Cosenza, Mario Baldassarre, spiegò che i suoi 10 impiegati erano una situazione numerica del personale che può ritenersi soddisfacente. Nella seconda metà dell'anno, anzi l'anno dopo, segnala che a causa dell'inserimento di 5 nuovi assunti, l'abbondanza di personale appare sotto molti aspetti eccessiva. Lo stesso direttore dell'Archivio di Stato di Cosenza, un anno dopo ancora, dice che dopo l'assunzione provvisoria, tra virgolette, di decine di giovani decise dalla Sovrintendenza Archivistica della Calabria, insomma lui denuncia l'esorbitanza che, virgolette, ha creato problemi non facilmente risolvibili per l'indisponibilità dei locali e delle attrezzature necessarie. Dopodiché nel 78 ne assumono 66 in un colpo solo, e il fatto sta che l'archivio si ritrova con 196, adesso ve lo dico esattamente, mi pare 196, uno sproposito di addetti. Chi ha costruito questo sistema? Chi l'ha costruito questo sistema? Assurdo. Erano il DC Nicola Vernola, il DC Vincenzo Scotti, il DC Antonino Gullotti e il DC Giulio Andreotti, che si tenne addirittura l'interim una volta che ebbe l'occasione di farlo, perché comunque quello lì era un posto dove si infornava un sacco di gente, che fosse utile o che non fosse inutile, era assolutamente indifferente. Fatto è che alla fine l'Archivio di Stato di Cosenza si ritrovò con con una serie enorme, adesso ci arrivo, di dipendenti. La stessa biblioteca di Cosenza aveva
aveva la bellezza di 60 dipendenti per 50.000 volumi, e cioè aveva, tenetevi forte, un bibliotecario ogni 900 libri, cioè a casa mia dovrei avere 6 dipendenti, lo so, a casa vostra qualcuno probabilmente dovrebbe assumerne di più. E poi io anche oggi ho 2700 libri in digitale, ma magari qualche sindacato mi farebbe comunque assumere altri 3 dipendenti per i libri che ho in digitale. Fatto sta che è una somma enorme, e allora il sindacalista mi spiegava che l'usciere sta sull'uscio, lo dice la parola stessa, usciere trattino uguale uscio. Dice, eppure dice, da noi, lui era un impiegato di concetto al 7° livello, dice che l'usciere non fa solo questo, per esempio dice, qualche volta portano dei pacchi, e io dico, ma davvero? E lui risponde, e fanno anche le fotocopie. E io insisto, ma come? Non è normale che... No, dice, questo è lo Stato, non abbiamo un addetto alle fotocopie. Ora, va da dire che fu aperta un'inchiesta, però insomma, non è che fosse che portò a tanto quell'inchiesta. Fatto sta che passarono in pochi anni, come dicevo, da 11 a 168, lo ricordavo bene, dipendenti. Quello era il sistema, cioè gli interessava assumere persone esattamente come potevano essere assunti fra i forestali, come potevano essere assunti in altri settori, no? Ci ricordo uffici comunali che erano un'enormità di dipendenti prima di calare. Fatto sta che non gli importava assolutamente nulla di quelli che... Al punto che i visitatori dell'Archivio di Stato di Cosenza, che le persone che avevano chiesto di vedere un documento erano 3.523 l'anno, cioè 10 al giorno, contro, ce n'era praticamente uno ogni 12 archivisti. Questa situazione era la situazione di partenza di uno Stato clientelare, quale è stato per molto tempo, e in parte lo è ancora, lo Stato italiano. Poi le cose sono ovviamente precipitate, non tornavano i conti, e così ci troviamo con, non so, che ne so, l'anfiteatro di Capua, che adesso non è in grado di far fare un appalto neanche per togliere le erbacce dalle scalinate. Ci sono situazioni davvero pazzesche. L'archivio di Stato del cinema, aspetti che adesso ve lo dico, l'archivio di Stato dell'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo, scusate, che è stato ceduto a un privato che sta a Oppido Lucano, e sono 10 anni che tutta la roba che là è nel cellophane. Chiaro? Come sia finito lì sono i misteri. Dopodiché, in questi giorni, proprio sentivo l'altro giorno degli amici, sono emerse delle cose assolutamente assurde, e poi i problemi sempre che ha raccontato anche Francesco Erbani e tanti altri in questi anni che hanno denunciato, cioè, non so, che l'Archivio di Stato di Roma paghi 5 milioni di affitto l'anno per essere in affitto dell'INAIL, dopo che un pezzo dello Stato si è venduto l'archivio all'INAIL, il quale INAIL, che è un altro pezzo dello Stato, riceve ogni anno 5 milioni di euro di canone. Sono cose davvero inimmaginabili. La reazione che adesso sentirete è una reazione agghiacciante per quanto riguarda Venezia, però
come ha spiegato appunto anche Erbani e altri su questo tema, se ne sono visti in questi anni davvero di cotte di crude. Io credo che andare oggi a riflettere sulla situazione di Venezia è un'occasione per parlare anche di tutti gli altri archivi. Prendiamo questa come una prima puntata, perché poi bisognerà andare davvero a rivederli tutti, perché io ho provato questa mattina a sapere, ieri pomeriggio e stamattina, a capire quanti sono oggi all'Archivio di Stato di Cosenza. Non sono in grado di dirlo, non lo so, perché non risponde nessuno, è molto banale, non risponde nessuno. Immagino che abbiano problemi di personale così angoscianti da non poter rispondere al telefono né al pomeriggio né la mattina, e allora mi sono chiesto: ma come faccio a recuperare l'organigramma di tutti gli archivi di Stato italiani, che sono 101? Teoricamente dovrebbe averlo la direzione generale, il ministero, eccetera, eccetera. Però mi ha spiegato che dovrei fare una domanda, non so, su tutta una litania, alla quale immagino già quale possa essere la risposta. Cioè la risposta sarà che non posso darli tutti insieme, no? Perché non possono, lo potete intuire, ma che semmai di chiedere posto per posto quanti sono in quel momento là, posso già immaginare che sarà molto, ma molto complicato. Però non vorrei togliere spazio ai nostri relatori, e partiamo come d'accordo con la redazione di Tiziana Plevani e Mario Infelice, non so chi dei due. E Valentina Sapienza. Valentina Sapienza, esatto. Scusate, erano tre, esatto. Valentina Sapienza, prego. Parlo io. Oh. Sì. Decidete voi. Sì, no, abbiamo fatto. Allora, è già acceso, intanto buonasera a tutti, buon pomeriggio, e sarà un pomeriggio molto denso. Vi ringraziamo di essere qui. Io parlo appunto a nome di questo gruppo promotore, che è composto da Valentina Sapienza, Mario Felice, la sottoscritta, e però che ha dietro tutta una serie, anche un altro gruppo, insomma, di studiosi e di interessati con cui noi abbiamo colloquiato in questi ultimi tempi. Allora, abbiamo voluto intensamente questo incontro e l'abbiamo proposto all'Ateneo Veneto, perché è il luogo storico del dibattito cittadino, e l'Ateneo ha aderito prontamente e ha fatto proprio, noi ringraziamo di questo. Ecco, perché crediamo negli obiettivi che si propone questo incontro, nel percorso che vuole attivare, perché è chiaro che si tratta solo di un primo passo, e speriamo pertanto di creare le condizioni che ci consentano di lavorare insieme in una prospettiva comune che oggi desideriamo proporre all'attenzione di tutti. Abbiamo inoltre voluto ardentemente fare questo incontro in presenza, altrimenti avremmo rimandato, perché pensiamo fondamentale ritrovarsi tra persone reali e in uno scambio diretto tra esperienze diverse. E solo così crediamo che si possa operare concretamente per modificare la situazione. Perché negli ultimi tempi, causa anche la pandemia, ciascuno ha avuto la tentazione di rinchiudersi nel proprio campo specialistico, nella dimensione della sopravvivenza rispetto alle tante difficoltà e nell'assenza di riflessione comune e di prospettive. Quali sono dunque le ragioni che ci hanno spinto a organizzare questa occasione? Ecco, noi come cittadini veneziani siamo molto preoccupati per la debolezza delle grandi istituzioni culturali della città, che si è rivelata nella sua gravità durante la pandemia. È una debolezza certo che proviene da lontano, ma sono stati proprio questi 2 anni a farla emergere in modo così palese. Dunque, è bene partire da una constatazione banale ma spesso dimenticata. Poche città in Europa
dispongono di così tante istituzioni diverse per storia e appartenenza, enti dello Stato, del comune, degli ecclesiastici, privati, organizzati in fondazioni. Dotati quindi un patrimonio accumulato nel tempo, ovviamente in un passato lontano ma anche molto recente, unico per caratteristiche e ricchezza. Ora, se l'importanza dei musei è nota al grande pubblico, meno nota, ma non meno rilevante, è quella del materiale documentario che archivi e biblioteche hanno il compito non solo di conservare e preservare, ma di far conoscere, valorizzare con studi e strumenti appositi e agevolare quindi la ricerca. Queste istituzioni sono quindi un punto di riferimento essenziale, tanto più nel caos odierno della circolazione delle informazioni e dell'erosione di saperi consolidati. Dunque svolgono un fondamentale ruolo civile, complemento naturale di un sistema educativo che funzioni e forse diremo anche democratico. Le biblioteche grandi e libere, accoglienti e generose, ha scritto Alfredo Serrai, rimangono le uniche fonti per l'autoeducazione delle coscienze dal punto di vista intellettuale e morale, ed è questo un modo insurrogabile di formazione degli uomini e delle donne, direi io, quando li si voglia personali contributori di creatività e non meri riproduttori di influenze e di condizionamenti culturali. Il pericolo più insidioso di disumanizzazione è oggi, infatti, nell'uso incontrollato e interessato dei mezzi di comunicazione di massa che concepiscono gli uomini, l'uomo, come contenitore passivo di conoscenze già confezionate e prestabilite. È altrettanto ovvio, Serrai parlava di biblioteche, che gli archivi svolgono un altrettanto ruolo importante. Vale la pena ricordare che gli archivi italiani sono i più antichi e consistenti del mondo e conservano le testimonianze di ciò che siamo e che siamo stati, e non dimentichiamo inoltre che l'accesso a questi luoghi è un diritto dei cittadini tutelato dalla legge. Il senso del servizio pubblico e la consapevolezza di fornire non tanto un orario di apertura, bensì la piena accessibilità al patrimonio culturale sedimentato e di proprietà collettiva, sono però attraversati da un grande momento di incertezza, dovuto al generale arretramento culturale del Paese, alla spinta alla privatizzazione e alla forma di spettacolarizzazione della cultura, assai lontana dalla crescita del senso critico e da una lettura non superficiale delle fonti. Se questo è il panorama generale italiano, nel caso specifico della nostra città, parlare di archivi e biblioteche vuol dire richiamare immediatamente un aspetto essenziale della sua identità, dell'identità della città, la sua vocazione, non in senso meramente passatista di custode di memoria, spesso tra l'altro travisata e usata per eventi effimeri che tendono a svuotarla di senso e a ridurla a mera vetrina. Significa invece rilanciare l'idea di Venezia come città dell'innovazione della cultura, stringendo un forte legame con la formazione, la ricerca, pertanto con le università, le numerose istituzioni che ospita e che potrebbero incrementarsi se si percorresse con determinazione questa strada. Ne deriverebbe un impulso alla rivitalizzazione della popolazione, ampliamento della residenza stabile, un incremento dell'occupazione giovanile. Si pensi solo al settore cruciale del restauro, quante persone giovani potrebbe impiegare, richiamando dunque persone e investimenti anche privati ed internazionali. Ma per far ciò è indispensabile che si scelga di promuovere concretamente politiche culturali, creative e intelligenti e di investire adeguate risorse. Venezia gode ancora nell'immagine pubblica nazionale e internazionale di grande richiamo. Detto in altre parole, vive di rendita rispetto a un passato ormai lontano, quando era effettivamente un laboratorio di culture, di produzioni nate dal basso e dall'alto, quando esisteva un'effervescenza e una diversificazione culturale a più livelli, cioè grandi istituzioni, anche altre piccole e minori realtà ma non meno attive, che operavano anche in sintonia con l'amministrazione comunale e l'assessorato alla cultura. Ora però ciascuno di questi attori, anche per le difficoltà del momento, cerca di andare avanti come può.
e si sono creati forti squilibri tra le capacità di risposta e di azione delle diverse situazioni in campo. Così la Biennale, che noi tutti ammiriamo, rischia di rimanere l'unica forza capace di agire sul territorio, però a discapito della ricchezza e della diversità culturale che prima esistevano. Vediamo quindi erodere quell'immagine di creatività e effervescenza culturale che ha fatto di Venezia nel passato una capitale della cultura. È facile smarrire del resto il senso del proprio operato, perché la povertà del dibattito, dell'orientamento politico sulla cultura non è in grado di restituire a tutti noi il valore e il significato di questi luoghi, bensì tende a consegnarci un'immagine e una dimensione di superfluità, di marginalità, un circuito di disvalore, disattenzione che ha relegato la cultura in un'area che viene considerata non produttiva e che la guarda solo nella finalità dello sfruttamento turistico. È inevitabile confrontarsi con l'industria culturale, quindi col turismo, ma come le amministrazioni locali devono governarne la direzione e arginarne le strutture, così cruciale per gli istituti culturali non mirare solo a rispondere al ribasso, tanto più che c'è turismo e quel che investe oggi i centri storici è un fenomeno che li svuota, li assimila e banalizza ogni contenuto. Bisogna pertanto decidere di rimboccarsi le maniche e mettersi davvero al lavoro per operare una svolta. Che fare dunque? È bene per prima cosa ripercorrere e analizzare ciò che è successo al fine di creare un dialogo costruttivo con e tra le istituzioni, capire dove il sistema si è inceppato, dove la pandemia ha fatto da cassa di risonanza a un problema profondo e in qualche caso dove provvedimenti ad hoc, talvolta singolari, hanno provocato un oscuramento delle funzioni istituzionali, ponendo in secondo piano una delle più importanti missioni degli istituti culturali, che riguarda il rapporto con la città, l'offerta alla cittadinanza, più in generale a coloro che frequentano questi luoghi. Quando è scoppiata la pandemia, all'inevitabile caos iniziale sono seguite una serie di restrizioni necessarie per limitare i contagi. Archivi e biblioteche, musei e fondazioni sono stati i primi luoghi ad aver chiuso i battenti e fra gli ultimi a riaprire, secondo le disposizioni governative che hanno così ribadito l'idea del loro ruolo secondario rispetto alle cosiddette realtà produttive, considerate invece essenziali. E se la spinta a riaprire i musei c'è stata, ricordiamo tuttavia il caso significativo dei musei civici, che proprio qui a Venezia sono rimasti chiusi a lungo perché non c'erano più turisti e comunque ora riaperti solo parzialmente a fronte di un bilancio inattivo. Ecco, archivi e biblioteche sono caduti in una sorta di limbo. Ora che il Paese sembra orientato verso l'obiettivo di mantenere la riapertura, pandemia permettendo, le biblioteche e gli archivi faticano a ripristinare orari e servizi abituali, talvolta persino a livelli minimi. Le ragioni espresse dalla totalità delle istituzioni risiedono nella carenza di personale, molti sono andati in pensione, non c'è stato un ricambio generazionale o di finanziamenti. Ma molto del personale delle cooperative culturali di giovani è stato tagliato o dimezzato o addirittura eliminato. Nell'offerta ridotta si dice abbia giocato un ruolo importante anche la flessione della frequentazione da parte degli studiosi, che riguarda almeno alcune di queste istituzioni, quelle per così dire più specialistiche. Certo è vero che in molte biblioteche e in qualche archivio la frequenza del pubblico è diminuita, ma non dappertutto. È facile d'altra parte allontanare il pubblico se il servizio è precario o intermittente. Per provare a comprendere le ragioni del malessere, contestualmente all'invito a questa giornata, abbiamo inviato a tutti gli istituti di cultura della città di Venezia una scheda che potesse offrirci una panorama delle criticità attuali per cercare di capire cosa è cambiato rispetto al novembre del 2019 a oggi e un'idea della progettualità delle differenti istituzioni. Dalle risposte che abbiamo ricevute, talvolta non proprio dettagliate, emergono palesemente le criticità. Le varie biblioteche che dipendono dalla Fondazione dei Musei Civici sono, ad esempio, aperte al pubblico per lo più solo il venerdì,
da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio e mettono a disposizione 2 posti contro almeno una decina in tempi pre-Covid. Quella più importante e più frequentata, la biblioteca del Museo Correr, solo 2 giorni alla settimana per una decina di studiosi appena. Arduo definire servizio pubblico questa offerta così ridotta. Gli archivi del canto loro presentano ancora molte criticità. Per quanto riguarda l'Archivio di Stato, si è atteso lungamente un sistema di prenotazione efficiente e soprattutto trasparente. E gli orari sono ancora fortemente ridotti, così come i posti. Problemi di spazio e carenza di personale sono emersi dalle risposte alle nostre schede, mentre poche informazioni si sono ricavate sulla progettualità culturale in corso e futura, se non in qualche caso in maniera assai sommaria. Quel che è peggio è che il panorama futuro rimane molto incerto. Non sappiamo, ad esempio, se il misconosciuto e straordinario archivio comunale della Celestia potrà rimanere nella sede in cui si trova, magari restaurata, speriamo, se la bellissima Manica Lunga della Cini riaprirà e non solo la Sala Longhena. Non sappiamo quando l'Archivio di Stato e la Biblioteca Marciana torneranno ai loro orari abituali. Non sappiamo se la Biblioteca del Correr continuerà a osservare questo orario ridotto, per quanto tempo, ma potremmo citare altri esempi. Come studiosi cittadini vorremmo avere delle risposte, sapere dove si sta andando, partecipare a queste scelte, perché queste istituzioni ci appartengono alla comunità tutta. Veniamo alle proposte che vogliamo fare. Crediamo che ci si debba muovere su più piani. Se vogliamo impegnarci perché in questa città la cultura torni a essere al centro di una prospettiva virtuosa, il primo passo è quello di intervenire sul presente, al fine di sistemare ciò che non funziona e migliorare l'esistente. Se creare un piano comune di interventi tra tutte le istituzioni, avere soprattutto una visione comune, è uno sforzo che può apparire ora immane, si può partire intanto da alcuni interventi di prima necessità da parte dei singoli istituti di impegno, a iniziare dalle loro pratiche di comunicazione con l'utenza. Indubbiamente è cruciale rendere trasparenti le procedure per l'accesso, le scelte, gli obiettivi. Attenzione che in alcuni è mancata durante la pandemia e scatenato, ad esempio, nei confronti dell'Archivio di Stato una legittima protesta da parte degli studiosi. Ci sono stati e persistono comportamenti virtuosi, ma altri lo sono stati assai meno e lo sono tuttora. Si possono altresì mettere a punto procedure comuni o assimilabili per l'accesso, creare depositi da condividere, se ne parla da circa 30 anni, individuare spazi, come fare del proprio sito istituzionale un punto dinamico di informazione e di contatti, prevedere progetti di didattica, di apertura alle scuole e alle università, consentirebbe di mantenere vivo il rapporto con la città, che è il vulnus cruciale. E in questo senso occorrerà rivedere convenzioni recentemente firmate che hanno fortemente ridotto proprio queste possibilità. Ora, siamo naturalmente consapevoli che in un quadro di scarsità di personale tutto ciò è molto oneroso, ma si tratta di scegliere le priorità o di cercare modi per affrontarli. Indispensabile poi di fronte alla città far chiarezza sul destino di alcuni di questi luoghi che ho già citato: la biblioteca del Correr, l'archivio storico del comune, la biblioteca della fondazione, su cui ancora troppe incertezze pendono. Il secondo piano riguarda la costruzione di un vero dialogo tra istituzioni, rappresentanti politici e cittadinanza sulle criticità e la condivisione di progetti obiettivi, affrontando le questioni più spinose insieme o in collaborazione. Un terzo livello riguarda la costruzione di un fronte comune verso il Ministero e l'opinione pubblica, riorientando lo sguardo su Venezia e le sue reali difficoltà. Venezia non è una città che va lasciata perire, e scegliere di dare nuova linfa ai luoghi della cultura della nostra città significa riscrivere potenzialmente una nuova prospettiva che di certo porterà giovamento sotto tutti i punti di vista. La questione del personale, lo sappiamo, è enorme in tutti i suoi aspetti. Discutibili sono le scelte che hanno privilegiato, e questo parlo soprattutto del Ministero, dirigenze deboli, a tempo, gravate da altri incarichi. Inverosimile inoltre la mancanza di un ricambio generazionale che sta privando gli istituti anche delle competenze necessarie.
In secondo luogo le risorse, e vado verso la fine. Non si può rischiare di sprecare le possibilità di accesso ai fondi del PNRR. Se da una parte è bene che le diverse istituzioni dialoghino per costruire insieme un progetto complessivo, non rubandosi tra di loro i soldi, voglio dire, il Ministero e le forze politiche devono impegnarsi ad ascoltare realmente la voce delle istituzioni locali e a sostenere le loro scelte. C'è stata, per quanto riguarda i progetti e le progettualità, c'è stata una ubriacatura in anni recenti di progetti di digitalizzazione, spesso poi rimasti inaccessibili e privi del corredo di contenuti e percorsi che è indispensabile affinché divengano reali e sensati strumenti di ricerca. Se è buona cosa riversare in digitale il patrimonio, sia chiaro, è bene anche chiarire che senza le competenze e la guida di personale formato, la riproduzione non garantisce la capacità di fare ricerca e di comprendere davvero il terreno di studio. Biblioteche, archivi, istituti di ricerca offrono e devono continuare a offrire le preziose competenze dei loro specialisti per accompagnare i fruitori verso la scoperta e lo studio del patrimonio documentario e librario. Questi ci sembrano i primi passi da compiere per costruire un indispensabile rapporto di collaborazione a partire da un'analisi adeguata ai tempi e ai problemi d'oggi, partendo da prospettive comuni e condivisione di obiettivi che abbandonino però la rassegnazione da cui ci siamo abituati e che tendano anche a una progettualità più ambiziosa. Se queste istituzioni tornassero a riempirsi di giovani e di nuove energie, Venezia tornerebbe al centro di un vero sviluppo sostenibile, rivitalizzando la città e il suo futuro. E per farlo occorre appunto mettere da parte la passiva rassegnazione di questi giorni e credere che uno sforzo comune e sostenuto da un progetto creativo possa davvero incidere e mutare lo stato delle cose, come noi vivamente ci auguriamo. Grazie. Grazie mille. La dottoressa Gervani poneva un problema tra i tanti che ha esaminato, e cioè questo, dice: se è buona cosa riversare in digitale il patrimonio, senza le competenze e la guida di personale formato, la riproduzione non garantisce la capacità di fare ricerca e di comprendere il terreno di studio. Difatti è una domanda che mi sono chiesto anch'io leggendo la sua la presentazione condivisa ovviamente, come dicevamo, con Mario Infelice e Valentina Sapienza, e cioè quanti sanno usare davvero degli strumenti adatti ad oggi, no? Per andare a riscoprire, a tutelare, a conservare le cose di ieri. E l'impressione, guardando il resto del panorama burocratico italiano, è che le persone in grado davvero di usare queste nuove possibilità siano poche. Mi sbaglio? Certo. Ecco, lo chiedo a Francesco adesso? Sì, Francesco. Lo chiedo a Francesco Arbani, che sul tema... Dove è finito? È qua. Non è con noi. Vabbè. Francesco, ben arrivato fra di noi, sia pure... Grazie. Grazie. Ecco, intanto provo a vedere se anche io ho competenze digitali sufficienti, che ho sempre... sul Mona, ad esempio, che è questo esempio strepitoso che citavi in un articolo di poco tempo fa sull'essenziale. Sì. Francesco Albani ovviamente è stato per molti anni inviato editorialista della Repubblica, si è occupato di moltissimi temi che hanno a che fare con la cultura, tra l'altro autore di un libro formidabile che è andato a ripescare l'opera di Antonio Cederna. Francesco, prego. Allora, intanto mi sentite bene, sì? Sì. Allora, intanto ringrazio gli organizzatori di avermi invitato
non è un ringraziamento di circostanza, è proprio molto sentito. E mi dispiace appunto di non essere lì presente. Comincio dicendo che preparavo gli appunti per l'incontro di oggi e andando avanti ho ripensato a Daniele Del Giudice e al suo fondamenta. In molti, credo, in sala ricorderanno l'iniziativa che, almeno sotto la direzione dello scrittore, si svolge fra la fine degli anni 90 e i primi del 2000. Venezia, città della lettura, città dei lettori, anzi delle comunità di lettori, perché l'idea del Giudice è che la lettura non induce soltanto uno sguardo penetrante sulla realtà, sull'attualità, ma la lettura è anche un'attività che ha una sua dimensione collettiva, cioè fatta di dialogo, di scambio, di discussione. E Venezia, per lui, città aperta, ospitale, può diventare la città non tanto del libro, ma proprio la città dei lettori, il luogo naturale per radunare le comunità dedite alla lettura provenienti dall'Italia e anche dall'estero. Fondamenta non è un festival, come poi se ne sono visti tanti in seguito. Vuole essere un'iniziativa che si radica in città, è un'iniziativa duratura, non solo limitata ai 4 giorni di incontri in campo Sant'Angelo. Incrocia discipline diverse, ecco, un po' rispondendo alla personalità stessa del Giudice, e quindi cultura umanistica e scientifica, pensiero laico e spiritualità, e poi anche geopolitica, legalità, criminalità. Questi erano i temi affrontati. Ma c'è una cosa interessante che Del Giudice sottolinea, e lo fa introducendo la prima edizione. Queste sono parole sue testuali. Io sono felice che Fondamenta sia qui a Venezia, di Venezia per Venezia, anche se è aperta alle realtà nazionali e internazionali. Venezia, continua Del Giudice, è una città eccezionale. Per viverci, però, occorre costruire la città normale, e Fondamenta è una componente normale di una città normale. Ecco, quindi la cultura come fattore decisivo, ma anche come fattore normale per marcare la dimensione urbana di Venezia. Fondamenta non è un istituto di ricerca, un'istituzione culturale. Con le istituzioni ha collaborato strettamente, con l'Ateneo Veneto per esempio. Resta comunque l'esempio di una delle modalità possibili perché Venezia assuma la fisionomia di una città propulsiva dal punto di vista culturale, quasi immaginando un distretto culturale, ecco, di un luogo che anche sulla cultura, ovviamente non solo sulla cultura, possa contare per costruire il proprio futuro. Tiziana Plebani accennava a questo tema come centrale e ora io mi vorrei concentrare su una parte che secondo me è fondamentale del futuro di Venezia. Il futuro di Venezia, lo sappiamo, lo diciamo in continuazione, passa attraverso la condizione di essere riabitata. Se non Venezia, quale altra città al mondo può contare sulla cultura, intesa ovviamente al plurale, su ciò che le attività culturali, la ricerca, generano in vario modo, seminano in diversi terreni,
compreso appunto quello della riattivazione di una dimensione urbana. È superfluo ribadire che si va dalle discipline storico-artistiche a quelle del restauro, oppure dell'ingegneria statica, o quelle dell'idraulica o della biologia marina. E poi ci sono le arti, la musica, il cinema. Ecco, e poi, se non a Venezia, dove non solo le culture, anche i saperi artigiani possono contribuire a consolidare questa dimensione urbana, questo essere città. Le tante istituzioni culturali presenti a Venezia, appunto appena ricordate, se protette, se sostenute, possono fare tanto, io credo, in questa direzione. A partire proprio dal fatto di includere fra le missioni che si propongono di assolvere, oltre a quelle più specificamente inerenti il loro ruolo di custodi di un patrimonio e di promotori attivi della ricerca, anche un'altra missione, quasi considerandola in qualche modo statutaria, quella appunto di attrarre nuovi abitanti di Venezia, desiderosi di studiare Venezia o anche solo di studiare a Venezia e poi di lavorare con Venezia, per Venezia o anche solo a Venezia. Io ricalco un po' le parole che abbiamo prima ascoltato del giudice. L'obiettivo, credo, non è quello di attirare residenti stabili che restino a Venezia per tutta la vita, ma quel tanto che basta, quel tanto che è sufficiente a riattivare una serie di meccanismi, questi sì, stabili di residenza. Vale a dire, tanto per fare alcuni esempi, abitazioni affittate per periodi medio-lunghi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, una struttura commerciale di supporto alla residenza e non solo al turismo, e poi un'economia che riprenda a muoversi in diverse direzioni, non solo per soddisfare la domanda turistica. D'altronde, se allarghiamo lo sguardo a ciò che accade in Europa, flussi di questo genere, stili di vita mobili, attraversano il nostro continente. Di questi flussi sono protagonisti soprattutto i più giovani ricercatori, appunto giovani artigiani, e altre città europee stanno attuando da tempo politiche pubbliche per intercettare questi flussi, per farne un elemento che rianima i luoghi e che mescola le proprie con altre esperienze. E molta parte anche fra questi fattori attrattivi c'è proprio la cultura, c'è proprio la ricerca. È evidente dunque che da sole le istituzioni culturali non ce la fanno, c'è bisogno intanto in primo luogo di sostenerle, in tanti casi anche di aiutarle a sopravvivere. E quindi c'è la necessità di decisori pubblici a livello sia locale che nazionale. C'è bisogno di politiche abitative e per il lavoro. Ma io credo che se intanto le istituzioni culturali, per quanto possibile insieme, stringessero una specie di patto, ecco, e assumessero un forte protagonismo, avanzando idee e progetti che, lo sappiamo bene, spontaneamente non sgorgano nelle stanze delle amministrazioni pubbliche, locali e non solo locali. Ecco, questo sarebbe un primo passo molto importante. E forse per certi aspetti non bisogna neanche andare tanto lontano con lo sguardo, ma osservare con attenzione il grande bacino di studenti, in particolare io penso ai fuorisede, ai ricercatori che già frequentano le università veneziane. Per esempio, quanti degli 11.000 fuorisede
6.000 dei quali precariamente alloggiati vivono nella città insulare. Questi sono dati di qualche anno fa, non so quanto siano ancora attuali. Ecco, quanti di questi resterebbero volentieri a Venezia dopo la laurea per proseguire ricerche o per lavorare, sempre che sia data loro questa possibilità e non debbano arrangiarsi con affitti in nero. Sono tanti i luoghi che potenzialmente custodiscono la capacità di rendere Venezia una città attrattiva e non solo una città dalla quale si estraggono valori per depositarli sulla piattaforma di Airbnb. Sono tanti i terreni nei quali Venezia si propone come un grande laboratorio, per esempio per le sfide ambientali che incombono in questi decenni, per i conflitti ambientali. E qui intendo Venezia città insulare, la laguna e la terraferma. Penso alle vaste aree ex industriali di Marghera, con il tema delicatissimo del riuso e anche della riconversione produttiva in senso ambientale, per scongiurare che anche lì il destino venga scritto dall'overtourism e che impazzino spregiudicate operazioni immobiliari. Ecco, le istituzioni culturali le ho messe un po' tutte insieme, non facendo distinzioni, ma le distinzioni sono essenziali. Evidente che quel che può fare la Biennale, per esempio, già ricordata da Tiziana Plebani prima, non può farlo l'Archivio di Stato, che le università sono una cosa, le fondazioni sono un'altra. La Biennale, appunto, non è propriamente un istituto di ricerca, ma un'istituzione culturale in senso lato. La Biennale ha i mezzi, ha il prestigio e la qualità delle scelte, anche quelle culturalmente discutibili, per fare di più, molto di più nella direzione che dicevo. Perché è vero... Scusa se ti interrompo, però siccome siamo tanti e sì, ci sono moltissimi interventi, al Concilio Ecumenico Vaticano II si poteva parlare per 6 minuti e tolsero la voce al Cardinale Ottaviani quando arrivò a 7 e gli spensero il microfono, era il numero 2 della Chiesa. Quindi spero che non vale per tutti, perdonami. Se puoi andare a stringere ti ringrazio. Mi avvio, perdona. No, mi avvio senz'altro a concludere. Dicevo, appunto, la Biennale può fare molto di più di quanto non faccia, perché concepisce Venezia in particolare come una spettacolare scenografia e ne usa un po' disinvoltamente gli spazi. Ovvio, altro discorso vale per l'Archivio di Stato, che è come dire, l'elemento periferico di una situazione, di una struttura che è stata ampiamente ricordata, soffre di una carenza gravissima di personale, invecchiamento del personale. Quante sono non solo gli archivi, ma quante sono le biblioteche in Italia che tengono aperte, che sono aperte solo perché c'è un esercito di precari che consentono le aperture. Ecco, Venezia non fa eccezione in tutto questo, però io insisto, ecco, la partita per rimettere al centro questi istituti di ricerca si gioca in campo locale e in campo nazionale, però appunto una specie, come dire, di calcio d'inizio può partire proprio da Venezia e convegni come quello di oggi vanno senz'altro in questa direzione, ne esce uno stimolo ad agire che va raccolto. È una partita per sanare le croniche patologie che affliggono gli istituti di ricerca e che il Covid ha reso soltanto un po' più manifeste, ma è una partita per mettere in chiaro il contributo che i luoghi della ricerca possono fornire, che la cultura in genere può fornire,
per dare linfa agli organismi urbani. Gra- E questo era un po' l'auspicio anche di Daniele Del Giudice. Grazie mille, grazie a Francesco Urbani. La parola passa a Isabella Lazzarini. Dov'è? No, sono qui. Ah, è collegata anche lei, eccoci. Sono qui, la Perché ringrazio. qui non riesco a capire bene chi c'è, chi non c'è, la cercavo, ma non... No, sono qui, sono in presenza spirituale. La ringrazio. Dunque sì, anch'io volevo innanzitutto ringraziare le amiche e gli amici veneziani per l'invito e scusarmi per non essere con voi, è una cosa che mi addolora perché io ho passato qualche anno splendido a Venezia e ho rimpianti di quel periodo, ma per tenere i tempi brevi, rispetto alle belle parole che abbiamo sentito fin qui, il mio intervento sarà molto più pragmatico e in un certo senso più generale in merito a una questione, cioè quella della situazione degli archivi. Io sono una storica tardo medievale e del primo Rinascimento, una storica delle carte, studio l'inedito e studio i sistemi documentari, cioè come le carte si tengono insieme. Sono entrata a far parte del consiglio direttivo della Società Italiana degli Storici Medievisti quest'anno e la prima cosa per cui mi sono offerta è stato di occuparmi della questione degli archivi. C'è un gruppo di lavoro per cui parlo in rappresentanza dei medievisti e di questo gruppo di lavoro. Nel momento in cui sono passata da utente frustrato, rattristato e anche arrabbiato a persona più coinvolta nella questione, mi sono resa conto ovviamente della complessità della questione. Almeno su 3 livelli. La contingenza, la pandemia che ha chiuso gli accessi, bloccato la ricerca dei più giovani, con tutte le potenziali conseguenze che questo porta. I problemi di fondo degli archivi che potremmo chiamare storici, gli archivi che conosco meglio, quelli che frequentano gli studiosi, reclutamento, l'abbiamo detto, strutture e spazi, la formazione, le risorse e le scelte strategiche. Abbiamo parlato di digitalizzazione, non voglio prendere altro tempo, ma ecco, io mi chiedo, ci sono migliaia di metri cubi di carte nei nostri archivi. Possiamo digitalizzarle tutte? Possiamo usarle tutte? Quali digitalizziamo? Che tipo di storia vogliamo selezionare di nuovo? Gli imperatori, le bolle dei papi? Chiediamocelo. Un terzo livello poi, che chiamerei in generale di configurazione della questione, perché quando si parla di archivi si parla di tante cose diverse. Gli archivi di Stato, appunto i 101 che ricordava, le soprintendenze archivistiche che hanno funzione di controllo, di una cinghia di trasmissione, gli archivi non statali di cui pure le soprintendenze hanno la responsabilità. Abbiamo il problema della figura professionale dell'archivista che non è definita, nemmeno laddove nella pubblica amministrazione dovrebbe occuparsi della questione cruciale della dematerializzazione delle carte. E quindi gli archivi dimenticati del titolo che mi è stato attribuito e che ho trovato elegante sono questi, è la profondità e lo spessore del problema. Che cosa allora abbiamo pensato di fare? Una prima banale ricognizione delle aperture e delle chiusure a luglio che hanno fatto i nostri dottorandi e che poi stanno tenendo aggiornato, ma soprattutto abbiamo cercato di capire in che modo potevamo confrontarci con le istituzioni, con la politica, il ministro Franceschini, ma anche la ministra Messa, perché noi all'università formiamo studiosi, ma formiamo anche professionisti del mondo degli archivi e delle biblioteche, quindi siamo coinvolti in 2 modi diversi. Abbiamo quindi pensato di scrivere come medievisti e poi farlo circolare un appello che però avesse qualche caratteristica diversa rispetto ai molti appelli, perché è chiaro che le associazioni degli archivisti, le società storiche hanno rivolto alle istituzioni una sequenza impressionante, ci sono dossier di questi appelli caduti più o meno nel vuoto. Allora in che senso diversa? Per l'ampiezza, cioè abbiamo cercato di raccogliere l'adesione del numero maggiore di società universitarie e di società professionali di tutti quelli che vanno negli archivi. Perché io come storica penso a un archivio immediatamente come un patrimonio culturale ed etico del paese, ma è anche un patrimonio concreto di conoscenze, appunto, non c'è bisogno di dirlo a Venezia, no? Architetti, ingegneri, notai, giudici, cioè c'è tutto un ventaglio di professioni che hanno bisogno degli archivi.
e poi fare circolare questo appello tra gli archivisti, cioè l'abbiamo mandato a tutte le direzioni degli archivi di Stato chiedendo un feedback su questa cosa, perché l'idea qual era? Bisogna costruire un quadro di riferimento comune e condiviso fra gli archivi centrali e territoriali e fra tutti gli utenti, quanti più possibile, perché questo serva da spalla, da quadro, da cornice per tutte poi quelle iniziative e quelle criticità specifiche che sono emerse nel corso di questa pandemia, oltre che prima naturalmente. No? Venezia per prima, di cui sappiamo, Firenze, l'Archivio di Stato di Genova che al momento è chiuso perché non hanno personale. Allora, ovviamente è stata una cosa laboriosa. Mettere insieme una trentina di società universitarie su un testo di 2 pagine, gli accademici sono noti per la loro abilità glossatoria, è stato un lavoro lunghissimo. Nel frattempo il Ministero, come dire, consapevole di questa cosa, muoveva passi per riaprire i bandi o farne di nuovi per dirigenti, custodi, funzionari archivisti temporanei, funzionari archivisti permanenti. In ogni modo siamo riusciti a mandare questo appello il 22 novembre. Il 23 novembre nella Commissione Cultura del Senato alcuni senatori hanno portato all'attenzione dei colleghi soprattutto la questione degli spazi degli archivi, degli spazi fisici, delle strutture che cascano a pezzi o che non sono sufficienti. Abbiamo quindi scritto a costoro e una senatrice ci ha risposto, la senatrice Montevecchi, del Movimento 5 Stelle, con la quale abbiamo iniziato con i presidenti dell'ANAI, cioè l'Associazione Nazionale Archivisti d'Italia, della IDUSA, l'Associazione dei Docenti Universitari d'Archivistica, e con un collega di storia moderna, Saverio Russo, che si occupa come me di archivi per la SISEM, abbiamo iniziato un dialogo, abbiamo avuto il primo appuntamento, abbiamo messo appunto, ci siamo un po' spiegate. Che cosa ne abbiamo tratto da questa prima interlocuzione? Allora, varie iniziative non coordinate stanno portando all'attenzione delle commissioni di cultura di Senato e di Camera vari aspetti della situazione drammatica degli archivi. Sono singoli, sono gruppi privati che hanno interesse nella materia, ci si arriva ovviamente in tutti i modi possibili, attraverso conoscenze, attraverso network politici o personali. Ecco, senza mortificare né sminuire nessuna di queste iniziative, anzi più ce n'è meglio è necessario però coordinare e incanalare o perlomeno avere contezza di queste forze, in modo da poter appunto avere una cornice che possa interloquire con le istituzioni e che possa mettere a frutto questa vivacità. E poi ovviamente la questione ha molte facce, anche nei nostri interlocutori. Gli amici veneziani sono come me storici della politica, lo sanno, cioè dovremmo saperlo. Anche le istituzioni centrali sono tante, hanno di sé e del proprio ruolo un'autorappresentazione che talora non è facile da gestire e non corrisponde nemmeno del tutto alla realtà, per cui ovviamente ci sarà da lavorare. La terza cosa, la più importante, è quella che l'amico Valacchi... Professoressa, sono l'antipatico. Prego? Sono l'antipatico e devo chiedere appunto di chiudere. Può avviarsi... Quest'ultimissima cosa, sto chiudendo. Prego. Allora, il collega Valacchi ha chiesto e vuole, attraverso il workshop che stiamo tentando di organizzare con le 2 commissioni riunite di Senato e Camera, una specie di commissione Cibrario 2. La commissione Cibrario 1870 ha riordinato gli archivi del neonato Regno d'Italia. Siamo in una fase in cui la legge del 1963 fotografa ormai una situazione completamente superata, una fase in cui la successione generazionale sta svuotando i nostri archivi. È necessario avere quindi una visione globale del problema. Pretendere quindi dalle istituzioni centrali una soluzione complessiva che rifiuti l'uso abituale di provvedimenti tamponi. Basta, ho finito. Grazie. Allora, siccome non è ancora stato fatto e mi scuso, volevo leggere chi c'è oggi, chi è venuto a trovarci, che ha risposto all'appello di venire. Allora, abbiamo già sentito Francesco Urbani e Isabella Lazzarini, ci sono anche, e li ringrazio di essere qui, Claudia Salmini, Alessandra Schiavon,
Angela Munari, Fabrizio Panozzo, Mario Fusaro, Daniela Grandin, Monica Martignon, Giulio Conti, Simone Provini, e poi c'è l'assessore al Comune di Venezia di Paola Mar, Gabriella Belia, Fondazione Musei Civici, Marco Borghi, Municipalità di Venezia, Giorgio Busetto, Caterina Carpinato, Renata Codello, Fondazione Cini, Roberto Ellero, Marigusta Lazzari, Carmelo Maratello, Andrea Perizza e Deborah Rossi. Il solo fatto che io abbia impiegato tanto tempo a leggervi tutti i nomi vi dà l'idea di come 10 minuti fossero effettivamente un po' troppi. Io direi, se è possibile, di tornare quanto più possiamo ai 6 minuti del Concilio Ecumenico Vaticano II, dove si discuteva di cose non meno importanti, e andiamo avanti con il prossimo intervento, che è quello di Claudia Salmini e Alessandra Schiavone. Può chiamare già anche Angela Munari. Si prepari Angela Munari. Alessandra Schiavone, e che fine ha fatto Claudia Salmini? Salmini è al mio fianco, siamo une e bine, ma in questo caso abbiamo preparato insieme il testo. Allora, parto dall'articolo di Alessandro Marzomagno, Gazzettino del 9 luglio 2020. Ministro Franceschini, apra le biblioteche e gli archivi a chi li vive. Così Alessandro metteva a nudo criticità e inadeguatezze, in questo caso la più macroscopica, del sistema cultura cittadino. L'incongruente diversità delle risposte messe a punto nei confronti dell'utenza da 2 tra i più importanti istituti veneziani di conservazione e di ricerca, e per di più appartenenti allo stesso Ministero, Archivio di Stato e Marciana, luoghi, cito, resi infrequentabili da norme astruse, dove il virus, cito, infetta a giorni alterni e si comporta diversamente tra Piazza San Marco e Frari. Eppure sulla carta Venezia costituisce da sempre, direi in modo sistematico dalla prima metà dell'Ottocento, un polo culturale di grande attrazione, articolato in un reticolo fittissimo di istituzioni che sono statali, cittadine, private, e che offrono alla ricerca una straordinaria sia ricchezza che varietà di fonti. Sono già state citate le più note, quelle su cui ci siamo formati, abbiamo studiato tutti. Ricorderei però anche, oltre all'archivio storico del Comune, quello del Patriarcato di Venezia, quell'unicum straordinario che è l'ASAC, e ancora l'Iveser e l'archivio della comunità ebraica. E nel vastissimo panorama delle biblioteche, i gioielli che già conosciamo come il Correr, il Querini, Cini, anche biblioteche di settore come la Biblioteca del Conservatorio, come Casa Goldoni, come la Fondazione Levi. E poi la rete dei musei, l'Istituto Veneto, Deputazione Ateneo, Fenice, fondazioni come Luigi Nono ed Emilio Vedova, realtà nelle quali sono riuscita a ficcare il naso per i miei circa 12 anni in cui ho lavorato anche come funzionaria della soprintendenza archivistica. E poi, da ultimo, ma non ultime, le università, che non sono solo Ca' Foscari e IUAV, a loro volta portatrici di valori aggiunti come l'Archivio Progetti e di biblioteche generali e di settore come la Baum, ma anche istituzioni e università straniere come la VIU, l'Istituto Ellenico, il Centro Tedesco, la Warwick, la Wake Forest, i comitati privati per la salvaguardia di Venezia, che sono una costellazione di realtà operative che sostengono la ricerca, promuovono e producono cultura. Fermiamoci però, limitiamo il discorso agli istituti che insieme alla missione, ne ha già parlato Erbani, originaria della conservazione, sono chiamati anche a garantire la ricerca. Sono 2 finalità essenziali e complementari e consente la ricerca di accompagnare alla conoscenza di questo patrimonio straordinario veneziano quello strano mondo di originaloni di cui parla Alessandro Magno.
È un mondo abitato da studenti, laureandi o laureati alle prese con tesi e stage, da dottorandi e borsisti con progetti in scadenza, da docenti e studiosi coinvolti in ricerche e pubblicazioni, poi ancora dai professionisti, sono già stati ricordati, architetti, geometri e periti nei loro studi professionali, e dai cittadini qualunque, interessati a ricomporre vite lontane attraverso l'accesso alle fonti anagrafiche. Credo che tutti noi, e ritengo tutti i colleghi coinvolti in questi servizi della cultura, abbiano contratto nei confronti di questa utenza un impegno che è etico e professionale: assicurare l'accesso alle fonti che conserviamo e garantire adeguata assistenza scientifica. È un impegno che abbiamo visto portare avanti in prima persona, insieme a molti altri impegni istituzionali, direttori autorevoli che in Archivio, in Marciana, in Querini, al Correr hanno segnato la storia della cultura veneziana e non solo, ma che anche hanno fatto del dialogo con gli studenti, anche alle prime armi, e con gli studiosi in genere, un doveroso, irrinunciabile appuntamento quotidiano. È ancora un impegno etico e professionale che è stato definito nel Codice deontologico archivistico internazionale, parlo di Pechino, settembre 1996, poi sussunto nella Dichiarazione universale degli archivi, adottata dall'UNESCO nel novembre 2011. Questo impegno parla, cito, di responsabilità, competenza, diligenza, spirito collaborativo. È l'articolo 1 della Carta di Pechino. Infine, il diritto all'accesso è un impegno-dovere che è stato esteso ai nostri istituti dall'allora Ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini, il famoso decreto Colosseo. Ce lo ricordiamo tutti, ma ricordo solo che in quel decreto si parlò di apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura che doveva essere garantito in una misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, entro una fascia oraria corrispondente al 50% dell'orario di apertura, in modo da garantire la completezza del servizio. In quel caso si parlava di scioperi, non è il nostro caso. In quel caso si parlava di istituti del Ministero, e ovviamente non è un caso estendibile a tutti gli istituti della cultura presenti. Però vorrei ricordare che pur a fronte di una emergenza sanitaria che comportava una piena assunzione di responsabilità da parte di direttori e dirigenti, sia a tutela della salute del personale che naturalmente anche dei frequentatori, domando se nel momento in cui la fase acuta è andata scemando possiamo proprio dire di aver fatto tutto il possibile per tenere fede ai nostri doveri istituzionali. Nel momento in cui noi come archivio abbiamo a disposizione una sala di studio che è grande come una piazza d'armi, parlo di 34 metri per 11, normalmente ospita 72 studiosi. Chiedo scusa, ma è stato detto che 10 persone in totale in una stanza. Per dare un'idea di cos'è quella stanza, sono andato a farmi i conti. Allora, 2 campi di pallavolo, 2 campi sono più piccoli di quella stanza di circa 50 metri e fanno le partite a pallavolo in 12 più l'arbitro, quindi sono in 13, quindi loro giocano con 26 persone muovendosi e sudando e soffiandosi uno addosso all'altro, quando 10-11 non possono starsene in una sala 50 metri quadri più grande. Che senso ha? È uno dei problemi che intendevo portare per l'appunto. Sono state scelte difficili, scelte molto discusse, sono state scelte che sono state portate avanti in quel periodo. Riprendo per non... Devi anche sì, stringere. devo riprendere, devo anche tagliare. Allora, direi che molte della parte construence che
intendevo proporre è stata già elaborata e portata alla vostra attenzione dalla Presidente e da Tiziana. Vorrei solo ricordare che forse se mettevamo insieme intelligenze di idee, le confrontavamo con le linee guida che venivano proposte dal Ministero, che peraltro non erano cogenti, perché le realtà sono tutte diverse, con le valutazioni dei responsabili per la sicurezza dei singoli istituti, soprattutto si sarebbe potuto tentare delle risposte diverse, anche aprendo canali di comunicazione, di ascolto e di confronto con gli studiosi. Forse era opportuno tentare di creare un centro di coordinamento operativo da identificare per esempio per gli istituti del MIC nel segretariato regionale, uscire dal nostro confinamento istituzionale e metterci in gioco, per esempio proponendo un obiettivo minimale come quello di assicurare l'apertura delle diverse sale di studio, archivi e biblioteche, non in sovrapposizione, tutti dalle 9 alle 14 o alle 15, ma con un orario integrato, che consentisse di accedere a più istituti nel medesimo giorno e quindi di ottimizzare i tempi. Ecco, per esempio, ricordo solo il momento difficilissimo dell'ultima quarta del 2019, quando tutti i colleghi esperti di restauro, a qualunque istituzione appartenessero, si sono dati disponibili per confrontare e fornire le loro esperienze nel caso di tutti quegli istituti che avessero avuto materiale danneggiato dalla quarta. Lì c'è stato un circuito virtuoso. Mi sarebbe piaciuto che fossimo stati in grado di proporlo anche in questa occasione. E chiudo. Ricordo che anni fa, in occasione di un convegno, Claudia portò i dati delle iscrizioni annuali degli studiosi alla sala di studio dell'Archivio di Stato di Venezia. Era l'unico archivio che garantiva un trend in salita, tutti gli altri erano in rosso. Direi che questa è la dimostrazione più evidente della forza di attrazione di questa cultura che queste fonti possono esercitare su tutto il mondo. Mi piacerebbe che evitassimo di dilapidare questa eredità così importante, di riprenderla, di rilanciarla. Vorrei ricordare l'appello di Settis, quando in Venezia, se Venezia muore, appunto ricorda che ogni città, qualunque città, si deve salvare, ma non solo se si conserva nel suo sito e nei suoi palazzi, perché servono le persone, servono le attività produttive, la scuola, i servizi, il tessuto connettivo, la residenzialità. Le istituzioni culturali sono sangue, ossa e carne di questo tessuto. Lo sostengono e lo alimentano. Facciamo tutti in modo che insieme all'Urbs Veneziarum si conservi anche la Civitas. Venezia se lo merita. Grazie. Grazie ad Alessandra. Grazie ad Alessandra Schiavone. La parola a Angela Munari, che ci parlerà delle biblioteche, essendo lei stessa, oltre che un'autrice di vari libri, anche una bibliotecaria. Ci siamo? Grazie a tutti, grazie dell'invito. Cercherò velocissimamente di evidenziare il ruolo della rete, diremmo delle reti bibliotecarie della città, con un sottotitolo che ho scelto molto sibillino, un algoritmo per la città. Cercheremo di capire perché. Allora, uno di questi straordinarie realtà di reti bibliotecarie è senz'altro quella che noi tutti conosciamo, il Polo Marciano, che raccoglie appunto 38 istituti, molti dei quali vertono all'interno del centro storico della città, con un lavoro di sedimentazione e di revisione appunto dei documenti bibliografici in senso lato costante. Ringrazio la collega, la coordinatrice del Polo Marciano, Elisabetta Sciarra, che in tempi record mi ha fornito quelli che sono i numeri
giusto per dare la contezza anche della rilevanza dei documenti bibliografici e non solo. Oggi il Polo Marciano gestisce qualcosa come 2.057.000 documenti all'incirca, questo alla data del 20 gennaio del 2022, per quanto riguarda prevalentemente le risorse elettroniche e il materiale bibliografico, mentre i documenti manoscritti vengono gestiti all'interno appunto di un database, di una rete di biblioteche promossa dalla Regione del Veneto e dall'Università Ca' Foscari da diversi anni. C'è un'altra rete che non dobbiamo dimenticare all'interno della città, che è l'ossatura dove si costruisce il cittadino e il lettore, e sono le biblioteche di pubblica lettura, che sono il punto di partenza essenziale poi per portare all'accesso consapevole alle biblioteche di conservazione, alle biblioteche di ricerca, e sono quindi presenti in maniera fondamentale all'interno di tutto il tessuto cittadino. Tra l'altro la rete bibliotecaria appunto delle civiche, del sistema urbano della città, sta in una rete che è quella ancora più ampia del polo regionale, che somma una serie di ulteriori biblioteche, circa 300 di diversa configurazione, di diverse istituzioni, e quindi abbiamo un 500.000 utenti, circa 1.000 utenti ogni giorno frequentano trasversalmente le biblioteche del polo regionale, e 5 milioni di documenti. Quindi i due poli sommano quindi come documenti bibliografici per la Regione del Veneto circa 8 milioni di documenti. Un'enormità da un punto di vista, diciamo così, di disponibilità documentaria, che chi, come dire, impedisce l'accesso si prende una responsabilità politica a mio avviso gravissima. Quando io sono stata presidente dell'AIBE mi sono trovata a gestire, come dire, con gli amministratori a volte anche questioni di bilancio. È vero che c'è una scarsità di risorse, ma il Covid non deve, come dire, dare il pretesto o l'alibi per, come dire, fare azioni che si volevano fare in precedenza, di chiusura, di inibizione, di interdizioni e accesso al mondo della documentazione. C'è un problema che è stato ribadito più e più volte, ed è quello dell'emergenza demografica in questa città. Chi parla di servizi al pubblico, ai cittadini, perché questo sono le biblioteche e gli archivi e anche i musei, si trova di fronte ad una previsione, questi sono dati del Comune di Venezia, di un decremento della popolazione di circa 10.000 unità, 10.000 persone da qui al 2028, nella forbice, diciamo, di un'ipotesi centrale. Questa città però è anche, registra una presenza di immigrati, non mi piace chiamarli stranieri, ma di immigrati che sono una realtà produttiva di questa città, che merita di essere esposta al patrimonio documentale, che ha diritto all'accesso ad un'informazione democratica. Anche in questo devo dire che la rete bibliotecaria urbana sta svolgendo un ruolo pionieristico, perché la biblioteca di Marghera, per esempio, svolge da anni un ruolo fondamentale di integrazione e di coesione sociale. I giovani di seconda generazione, che sono i figli scolarizzati, che vanno a scuola con i nostri figli, i nipoti, eccetera, devono avere accesso ad un'informazione, ad un'istruzione adeguata, e poi solo in una successiva battuta la possibilità di accedere agli istituti di ricerca, ma devono partire da una base d'asta comune di accesso all'informazione. Poi le colleghe avranno modo di approfondire, ma questa città in cui si è parlato molto, diciamo così, di residenzialità e di giovani, questi sono i numeri, diciamo, concreti dei giovani che attraversano ogni anno questa città, 4.000 iscritti allo IUAV, Ca' Foscari circa 20.888, ecco, anche quindi si parlava prima di necessità di dare loro una residenzialità, ma anche una
prospettiva futura nel mondo della ricerca. C'è poi una sorta di tutto indistinto che a me sta particolarmente a cuore, e sono i ragazzi che frequentano i licei, che frequentano le scuole di secondo grado, che le biblioteche spesso dimenticano, perché dopo la fase di accessi ai laboratori forzati, no, all'informazione da parte delle famiglie, vengono abbandonati a loro stessi. Invece questo è il futuro di questa città. Hanno il diritto di accedere alle fonti di informazioni che spesso si limitano semplicemente al device che portano con loro ogni giorno, convinto che l'informazione sia presente come oro colato lì, senza nessuna capacità critica. Qualche tempo fa, con grande coraggio da parte della mia direttrice, devo dire, abbiamo attivato in Fondazione un progetto che si è connesso anche con le attività di information literacy della VEZ di Mestre, Sweep Up Archive, cioè è un percorso di ricerca, di didattica documentale che noi proponiamo come PCTO ai ragazzi delle scuole superiori, e che ha avuto un grandissimo riscontro, perché sviluppa in loro una grande capacità critica nei confronti dei documenti della rete. E vado quasi a concludere. Per cercare di dare continuità a questo progetto, perché le risorse per questi progetti e per questa fascia di età non esistono, abbiamo presentato a team la nostra progettualità nell'ambito di un bando che si chiamava appunto Facciamolo Facile, in cui si metteva insieme la possibilità di accesso attraverso intelligenze virtuali o ambienti digitali, e vado a finire, i documenti d'archivio, i documenti di biblioteca. Non abbiamo vinto questo bando, ma mi viene da dire non demordiamo. Chi l'ha vinto? L'ha vinto Torino. Perché? Perché dietro al progetto Reading Machine c'è una città che crede nel libro, c'è una collettività che non è solo il Politecnico che ha messo in atto questo progetto, c'è il Dipartimento di Studi Storici, c'è la rete di biblioteche civiche della città, c'è la Fiera del Libro, ci sono gli editori. Sono riusciti a costruire, ecco la parola magica, un algoritmo per la città. Chiedo quindi a chi è presente qui in sala e ha poteri decisionali rispetto alla cultura di questa città di costruire un algoritmo per Venezia. Grazie. Grazie mille. Grazie mille, grazie anche perché Angela Munari ha risparmiato altri 2 minuti, di poco a poco arriviamo. Grazie. Scusate, devo fare una parte antipatica, però i tempi sono questi. Fabrizio Panozzo, c'è o è online? Ah, eccolo qua, perfetto, ok. Prego. Cercherò di starci. Buon pomeriggio a tutti, grazie anche da parte mia all'Ateneo Veneto per l'invito. Cerco di essere molto sintetico. Io arrivo da management Foscheri, in particolare management culturale, e forse è il motivo per cui sono qua, perché mi occupo di questo confine che è stato nominato ed evocato nei discorsi fino a qui, anche tra la dimensione economico-finanziaria, gestionale e la produzione di valore, di beni, di servizi culturali dentro alle organizzazioni. In particolare mi occupo di quello che succede dentro alle organizzazioni culturali e non solo nei sistemi culturali. Quindi volevo partire parlando di numeri, visto che in genere questo ci si aspetta da noi. Volevo partire dal modo in cui sono stati usati i numeri oggi qui. E in particolare mettere in contrasto 2 modalità di usare il numero in 2 momenti temporali e vedere che cosa è successo, perché questi 2 momenti temporali sono il 1977 e l'uso che ne fa Stella, e il 2021 e l'uso che ne fa Zaia nella lettera che scrive a questo consesso oggi. L'uso che ne fa Stella del 77 conta cose, ci fa vedere numeri, sono numeri che riguardano la cultura. Il
racconto con quel conto, perché dentro al racconto c'è la parola conto, contando cosa conta? Conta persone che stanno dentro ad istituzioni culturali, ci dà una dimensione del personale, quindi il valore che ci viene restituito parlando di cultura, no? La cultura è l'Archivio di Stato di Cosenza con quella quantità di persone che hanno un lavoro a tempo indeterminato dentro ad un'istituzione culturale. Abbiamo una visione da dentro del lavoro culturale, distorto quanto vogliamo, ma del lavoro culturale dentro a un'istituzione, pagato dallo Stato per fare il lavoro culturale. 2021, la lettera che ci scrive Luca Zaia, se state attenti ai numeri che usa Luca Zaia per parlare di cultura, sono di tutt'altro tipo, sono ancora numeri, ma sono numeri che parlano di impatto sul PIL e impatto sul turismo. La cultura non è più qualcosa che va vista da dentro le istituzioni culturali, ma è qualcosa che va vista da fuori, da molto lontano anche potenzialmente dalla cultura, e va vista in forma, qui è una sottile distinzione da partita doppia, in forma finanziaria e non economica. Se il numero di Stella è economico, conta quello che viene prodotto, cioè conta delle forze che vengono messe al lavoro per produrre il servizio, il numero di Luca Zaia è finanziario, è il riflesso del riflesso del riflesso della produzione culturale di cui ci ha parlato Stella anni prima. E questi due modalità di usare i numeri oggi qui sono significative di quello che è successo nel frattempo. Quello che è successo nel frattempo è un cambiamento fondamentale nel rapporto tra l'economico e il culturale. E vorrei fissare un'altra data. Sono successe molte cose, però siccome ho poco tempo, scelgo un episodio molto importante, non l'unico ma molto importante, che è il 1996 più o meno. Fisso il 96 perché è un momento di riforma legislativa importante per le istituzioni culturali, che viene portata avanti da un ministro della cultura che prima dirigeva il quotidiano fondato da Antonio Gramsci, tanto per dirvi da dove arrivava l'idea, da dove sarebbe dovuta arrivare l'idea e la formazione di quel ministro della cultura. Quel ministro della cultura che faceva prima il direttore del quotidiano fondato da Antonio Gramsci, dice la cultura divide il rapporto tra l'economico e il culturale in due grandi modelli che non gli piacciono. Uno dice è il modello che ha descritto Stella prima, cioè è il modello in cui la cultura la fa solo lo Stato, il privato non deve avere niente a che fare con la cultura, è solo lo Stato che la fa, però dice l'ex direttore del quotidiano fondato da Gramsci, dice però lo Stato la fa male, abbiamo visto, aveva in mente i numeri probabilmente di Stella, dice lo Stato non la può più fare bene la cultura, perché fa questo, perché la spreca, perché fa male, fa cattivo utilizzo delle risorse pubbliche. Dall'altra parte c'è il modello anglo-americano, per cui è proprio il contrario, estremizza allora il ministro. È proprio il contrario, la cultura la deve fare il mercato e lo Stato è meglio se stia fuori, la devono fare i mecenati, la devono fare le grandi fondazioni, la devono fare i privati e lo Stato deve fare il meno possibile, perché è dalla società che deve nascere il finanziamento e anche l'attività culturale. Noi dice abbiamo una terza via, vi ricordate andava di moda all'epoca tra i coetanei dell'ex direttore del quotidiano fondato da Gramsci, andava di moda la terza via, lui diceva noi non siamo né questo né quello ma siamo quell'altra cosa che sta in mezzo e nel nome di quell'altra cosa che sta in mezzo facciamo le cose mescolate, perché visto che non siamo né quello né quello noi facciamo gli ibridi e ci inventiamo degli ibridi, diciamo la cultura deve essere fatta dentro ad oggetti ibridi che tentano di fare il ma anche, era famoso per il ma anche lui e anche altri che facevano prima parte del partito che aveva quel quotidiano fondato da Antonio Gramsci. Ma anche la cultura deve rimanere un servizio pubblico, deve avere una funzione pubblica, ma anche essere sostenibile, ma anche essere finanziariamente competitiva, deve dare da mangiare, deve essere
qualcosa che può essere venduto, deve essere qualcosa che può essere fatto entrare in altre filiere produttive. E come facciamo ad ottenere questa operazione magica? Come facciamo a far fare alla cultura quello, cioè quello che ha fatto storicamente bisogna dirlo nei 40 anni precedenti, non prima, ma storicamente da quando esistono gli stati così come li conosciamo e lo Stato ha cominciato a finanziarlo, la cultura, come si fa a mettere assieme questa alta finalità pubblica e collettiva che tutti abbiamo evocato oggi con la necessità di stare molto attenti alle risorse finanziarie? Bene, quel ministro aveva una soluzione che si chiamava fondazione. La fondazione era la bacchetta magica, sono volutamente sarcastico perché so com'è andata dopo, era la bacchetta magica che avrebbe risolto i problemi della cultura. Perché? Perché magicamente prometteva questo risultato, prometteva di dire: sei una istituzione di diritto privato, con un funzionamento privato, con un consiglio d'amministrazione fatto da privati o rappresentanti di un mondo privato, con dei meccanismi di funzionamento che non sono più quelli della pubblica amministrazione, quindi non potrai fare più quelle brutte cose dell'Archivio di Stato di Cosenza, perché hai dentro i manager che sono stati appunto nominati nel tuo CDA e staranno molto attenti che tu non faccia le cose dell'Archivio di Stato di Cosenza, perché adesso sei di diritto privato. Ecco, quello strumento della fondazione è lo strumento che ha convertito molte istituzioni culturali, ce ne sono qui credo molte, sono appena stata nominata alcuna, ne sentiremo delle altre. Lo strumento della fondazione è uno strumento di privatizzazione, di una privatizzazione strana però, ecco, non è la cessione al mercato, non è la cosa classica che ci aspetteremo dalla parola privatizzazione, è una privatizzazione più sottile, più strisciante, culturale mi verrebbe dire, è una privatizzazione culturale delle istituzioni culturali. Solo che quel culturale in privatizzazione arriva da una cultura che era storicamente aliena al mondo della produzione culturale, che è la mia, cioè che è quella che fonda Ca' Foscari. 1868 noi fondiamo Ca' Foscari su quella cultura là, la cultura dei mercanti. Ca' Foscari è una scuola di commercio, nasce per insegnare la sostenibilità finanziaria, non la cultura. Poi arrivano anche, per fortuna, le facoltà umanistiche, ma noi fondamentalmente nasciamo per quel mestiere là, per fare i mercanti, e lo facciamo da 150 anni per formare i mercanti. I mercanti nel tempio della cultura. Sappiamo da un po' della nostra tradizione giudaico-cristiana che i mercanti nel tempo della cultura tipicamente non fanno una bella fine, però i mercanti nel tempo della cultura, secondo l'ex direttore del quotidiano fondato da Antonio Gramsci, dovevano funzionare in qualche modo per farlo. Hanno funzionato? L'evidenza empirica ci dice sommariamente no. Lo strumento della fondazione, preso nel suo insieme, prendiamo soprattutto l'episodio, che ne so, delle fondazioni lirico-sinfoniche, ad esempio, per pensare, il 96 era proprio l'anno di quella riforma. Lo strumento della fondazione è uno strumento molto sofisticato, complesso, e potenzialmente è anche uno strumento che può deflagrare in qualche maniera, perché richiede delle competenze molto alte, adesso chiudo, delle competenze molto alte in termini di quella stessa cultura che vuole infondere, che è la cultura manageriale, una particolare tipo di cultura manageriale, che è quella che però Ca' Foscari all'epoca tentava di formare, e noi poi abbiamo lanciato un corso di laurea proprio per formare quel tipo di manager. I manager culturali li abbiamo ancora, questi ragazzi ne formiamo 70-80 l'anno e li formiamo ibridi, cioè cerchiamo di dirgli allo stesso tempo questi due messaggi con enorme difficoltà, però ci proviamo. Poi non vengono assunti dalle fondazioni che hanno studiato, però tipicamente ci proviamo a farlo. Chiudo su questo, la fondazione è uno strumento molto sofisticato che certo può raggiungere gli obiettivi che aveva in mente quel ministro allora, però può anche nelle mani sbagliate, nel momento sbagliato, piegare verso una delle sue due componenti, e cioè quella del capitale, la fondazione, qui dico capitale in senso finanziario ma forse anche in senso politico, verso il capitale, cioè verso la dimensione finanziaria, e verso una malintesa sostenibilità finanziaria, cioè si può pensare che la fondazione ha soprattutto il compito di preservare il capitale e preservare la propria dimensione finanziaria. Abbiamo visto fare delle brutte fini, ad esempio, alle fondazioni bancarie del nostro territorio, abbiamo visto cosa ha dovuto fare la fondazione di Venezia per ritornare in equilibrio finanziario, abbiamo visto cosa ha dovuto fare la fondazione ex bancaria di Treviso
per non ritornare in equilibrio finanziario, perché queste due fondazioni si erano fatte rapire dalla chimera, dalla sirena della dimensione del capitale, del far fruttare il capitale e dell'andare non solo in equilibrio ma anche in rendita dal punto di vista finanziario. Credo che su questo dobbiamo ancora riflettere, dobbiamo riflettere su come usiamo questi strumenti, non sullo strumento in sé, ma su chi mettiamo a governare questi strumenti. Grazie. Grazie mille. Grazie mille al dottor Panozzo. Opinione personale, credo che lui abbia ragione, sia sul versante del dato del 1977, sia sul versante di come, insomma, l'aspetto economico sia diventato determinante. In realtà siamo passati da un estremo all'altro, perché l'arrivo di personale continuo e sempre eccessivo a Cosenza ha fatto sì che dal 1987-88 non ricevono più un documento, non ricevono più. E questo è un problema che hanno anche altri archivi, che non riescono più a accettare documenti. A Cosenza, estremo, lo so anch'io che è una cosa estrema, però è successo che lo spazio fisico occupato da una persona, secondo i loro calcoli, portava via 4 persone, portavano via un tot di scaffali che impedivano poi di metterci delle altre cose. Per cui io credo che questo tema sia un tema assolutamente centrale, ma mi fermo e do la parola a Maria Fusaro, che parlerà delle istituzioni di ricerca di Venezia viste da fuori. Grazie. Sarò sintetica. Il vantaggio di parlare fra gli ultimi è che si possono saltare molte cose che sono state dette dai colleghi. Lo svantaggio di parlare fra gli ultimi dopo interventi così stimolanti è che uno viene la tentazione di parlare di un sacco di cose molto rilevanti che sono state dette fino adesso. Grossa responsabilità, rappresentare il resto del mondo. Parlo come studiosa, ma anche come studente, perché la cosa interessante è che alcune delle questioni che sono emerse adesso erano già d'avanguardia e argomento di discussione quando io ero laureanda, e non sono poi così vecchia, sono solo molto pigra e non mi tingo i capelli, per cui non è una vita fa. Come direttore di grossi progetti di ricerca e soprattutto, e con grande dolore, come relatrice di tesi di laurea e di dottorato di studenti che sono stati in assoluto le vittime maggiori dell'ultimo anno. Vorrei iniziare sfatando una leggenda metropolitana che è molto forte non tanto a Venezia come città, ma in Italia. Cioè il fatto che noi che lavoriamo all'estero viviamo in questo paese di Bengodi in cui la quantità di fondi e di facilità di ricerca sia sterminata e dunque siamo dei privilegiati. I fondi di ricerca sono in diminuzione in tutto il mondo, la competizione è in aumento in tutto il mondo. I tempi di lavoro sono sempre più ristretti perché giustamente noi lavoriamo con i soldi del contribuente e dobbiamo rendere conto e produrre risultati che abbiano delle tempistiche ragionevoli. Il controllo e l'ammissibilità delle spese che noi portiamo avanti sia come privati ricercatori che nell'ambito di progetti di ricerca è sempre più forte ed è giusto che sia così. Quindi parliamo dell'elefante che c'è in questa stanza e abbiamo parlato molto di finanza e economia e mi sono divertita molto. La realtà dei fatti è che studiare e lavorare a Venezia costa quasi il doppio che farlo in altre realtà italiane. E non parlo di realtà piccole e di provincia, parlo di Roma e parlo di Firenze. E mi sono trovata nei mesi scorsi nella necessità di dover spiegare a ufficiali finanziari che si occupano dei budget degli enti di ricerca perché i dati e le proiezioni di budget su chi fa ricerca a Venezia sono più alti di chi fa ricerca, diciamo, a Firenze. Ci sono delle istituzioni veneziane che hanno facilitato queste cose. Ca' Foscari da anni consente di un corridoio privilegiato di affiliazione agli studenti stranieri che arrivano, in modo che alcuni dei costi di gestione siano diminuiti. Fantastico, ma questo funziona solo per gli studenti. Investire nella ricerca è investire, non è buttare i soldi.
Questa è una cosa che da sola si meriterebbe un giorno, e l'economia e la finanza di cui ho appena parlato mi devo assolutamente mordermi la lingua. Allora, quello che manca però è una visione anche solo di medio periodo da parte delle istituzioni politiche sull'investire nel personale formato, è un'espressione terrificantemente brutta, però la usiamo tutti per cui la continuo ad usare, e nel sostegno delle attività scientifiche. Le attività scientifiche sono quelle che facilitano la valorizzazione. Le cose vengono valorizzate se sono studiate, se sono conosciute, e una volta valorizzate le si può vendere a questo mito del turista da spennare che in realtà sembra dominare tutte quante le decisioni politiche. Parlerò su 3 punti. Il primo è la digitalizzazione. Benissimo, è il futuro, non è una bacchetta magica, e in tutto il mondo, non solo a Venezia, è spesso fatta malissimo. In ogni caso è sempre molto costosa, non tanto nel momento dell'installazione e della creazione, ma nel momento fondamentale della manutenzione e dell'aggiornamento. È stato già menzionato il fatto di quanti progetti di digitalizzazione costruiti con fatica, sudore e lavoro intellettuale e soldi del contribuente siano completamente inutilizzabili anche solo 5 o 6 anni dopo il loro completamento. Pensare peraltro che la digitalizzazione di per sé elimini la ricerca sul campo significa solo dimostrare di non aver capito quali siano le esigenze della ricerca e della sua varietà, perché non si fa ricerca in un modo solo. Peraltro, sul fatto che le realtà virtuali siano meno costose, più funzionali ed efficienti, dopo 2 anni di DAD, o come insegnanti o come genitori, mi sembra che abbiamo veramente poco da commentare. Uno dei problemi è che io percepisco, ma non solo io, i colleghi, anche loro stranieri, foresti, come si dice qui, che lavoriamo su Venezia, che nei centri decisionali, e questo funziona non solo per Venezia, ma anche per altre realtà, ci sia una confusione fondamentale di categorie analitiche fra le esigenze di accesso agli archivi amministrativi e a quelli storico-culturali. In qualsiasi caso, per chi non ha la fortuna di vivere nella città metropolitana o nella regione Veneto, la digitalizzazione deve essere accessibile completamente da remoto e gratuitamente, come succede in tutte le altre istituzioni comparabili in giro per il mondo. Peraltro mi dispiace ricordare come nelle istituzioni di ricerca veneziane molto spesso la stessa rete di wifi non funzioni. Allora avere cose digitalizzate e non poter accedere ad altre risorse è, come dire, un attimo limitante. Altro punto, secondo e penultimo dei punti che farò. Collaborazioni scientifiche sono sempre più comuni anche nell'ambito della ricerca umanistico-artistica. La complessità del creare queste collaborazioni scientifiche pare, dai colleghi che lo hanno fatto con istituzioni veneziane, io non ho esperienza in questo campo, sono ambasciatore, che la creazione delle fondazioni lo abbia reso estremamente più farraginoso, complesso e lungo in termini di tempi e più costoso in termini di costi. Questa è una considerazione da fare. Una peculiarità veramente veneziana, tornerò sulle collaborazioni, è quella che ci sia una realtà che in realtà nei miei ricordi era in un certo senso la visione del dopoguerra di creare questo tessuto culturale diffuso, per cui i moltissimi e importanti musei contengono anche biblioteche specializzate e contengono archivi, e abbiamo sentito parlare da autorità nel settore. La realtà di avere una realtà espositiva verso il grand public, che allo stesso tempo serve anche un'utenza di studiosi, fa sì che le esigenze di queste due comunità siano diverse, anche solo dal punto di vista della stagionalità. Sembra una stupidaggine, ma ho sentito dire molto spesso negli ultimi giorni che molti dei musei riapriranno per il carnevale e di conseguenza riapriranno anche le biblioteche e gli archivi. Ma in realtà chiunque abbia fatto ricerca a Venezia sa benissimo che non si viene in alta stagione, perché i costi, l'elefante nella stanza di cui parlavo prima, sono talmente alti che si evita.
Le collaborazioni peraltro esistono non solo fra progetti ed istituzioni. La ricerca su Venezia, la storia, la storiografia, sia dal punto di vista dell'arte che della cultura che dell'economia di Venezia, dimostra come le stagioni migliori siano quelle in cui c'è stata una collaborazione stretta fra i bibliotecari, fra gli archivisti e fra gli studiosi. Degli eventi dell'estate scorsa, per citare il padre Dante, ancor m'offende il tentativo che ci fu di creare divisioni tra queste categorie, divisioni che non esistevano nella protesta che è stata portata al Ministero. Inoltre, questo non è solo insultante, a mio avviso, per tutte le categorie, ma è dannoso per gli interessati, e dopo Dante viene da citare la memoria manzoniana dei capponi. Penso di non dover finire la citazione. Concludo. Vorrei che la conversazione iniziata oggi porti a risultati che non mi mettano più nella condizione personale in cui mi sono trovata pochi mesi fa, di fronte a uno dei responsabili finanziari del più grosso ente erogatore di ricerca del Regno Unito, che mi guarda e dichiara: senta professore, ma visti i costi altissimi e i disagi che continuamente sento nel fare ricerca a Venezia, ma non potete cambiare argomento di studio? Fine della citazione. Il presidente dell'Ateneo ha iniziato quest'oggi ospitandoci, e di questo sono estremamente grata, parlando del sogno di studiare a Venezia. Ecco, cerchiamo che diventi una realtà possibile. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Andiamo verso la conclusione di questo primo giro e tocca a Daniela Grandin e Monica Martignon. Il tema che trattano è quello delle biblioteche e archivi universitari Ca' Foscari e UAV, e chissà se sentiremo parlare anche dell'arrivo di tanti milioni che dovrebbero arrivare col PNRR, e però c'è un coro che chiede che non si assumano tantissime persone per assumere la qualunque, migliaia di studiosi da qualunque, ma di puntare non su una larga platea di assunti, ma su persone che abbiano delle competenze superiori a quelle di quanti sono entrati in anni sbagliati. Prego. Grazie, buon pomeriggio. Sarà un intervento a due, io e Monica, sulle biblioteche e archivi universitari. Non è facile intervenire in questo momento dopo aver sentito appunto colleghi e docenti rispetto a tutte le difficoltà che ci sono e che sono incontrate rispetto a una gestione delle biblioteche e degli archivi. Naturalmente, diciamo, le università godono di una situazione forse distintiva rispetto a quelle finora dimostrate, non per questo hanno delle criticità che poi vedremo, no? Abbiamo voluto fare un intervento a due partendo anche noi dai numeri per dare fare una dimensione. I numeri non sono rappresentativi ovviamente, ma danno una rappresentazione appunto della dimensione dei due atenei, di quali sono i servizi, di che cosa possono offrire. Rosso e nero rappresentano un po' i colori delle due università, rosso Ca' Foscari e nero dello UAV, ma quello che ci interessava, infatti l'abbiamo messo in un'unica slide, perché quello che ci interessava far emergere è come pur nella loro diversità, prima parlavamo di una collega citava appunto il numero degli iscritti, 4.000 per lo UAV e più di 20.000 per Ca' Foscari, siano tra di loro in effetti complementari e devono essere visti sotto una dimensione unitaria. Parliamo ad esempio delle collezioni. Se noi uniamo al 1 milione di volumi cartacei che ha la biblioteca, il sistema bibliotecario di Ca' Foscari,
con i 260.000 volumi dello UAB arriviamo quasi al quel 60% che prima appunto parlava la collega Munari di 2 milioni gestiti all'interno del catalogo veneziano, del polo veneziano. Ma non solo questo, abbiamo l'apertura delle biblioteche, apriamo in media 600 ore più le 77 ore, quindi arriviamo a quasi 700 ore di apertura settimanale in alcune sedi, ad esempio a Ca' Foscari l'apertura è il sabato e la domenica e fino a mezzanotte, quindi un'ampia possibilità di servizi offerti sì agli utenti istituzionali, ma non solo. L'accessibilità di 10.000-12.000 metri quadri al pubblico, quindi dobbiamo vedere questi dati non divisi ma insieme, dove le collezioni sicuramente hanno una loro specificità ma sono spesso complementari. Ecco perché abbiamo chiamato questo primo intervento diversi ma complementari. Monica? Sì, assolutamente, pur nella diversità e nella complementarietà noi comunque abbiamo degli specifici settori nei quali le nostre biblioteche e i nostri centri si esprimono. Ricordo per esempio che si parlava molto di archivi, ma anche l'università, in particolare lo UAV, detengono archivi. È stato citato dalle colleghe dell'Archivio di Stato prima l'Archivio Progetti, che è un centro di documentazione che raccoglie archivi di architetti, designer, urbanisti come dire, cerca di offrire documentazione non solo a livello, come dire, universitario, ma è un vero e proprio centro di ricerca aperto agli studiosi. Chiaramente la popolazione universitaria è privilegiata, tra virgolette, perché ha un rapporto molto facilitato e in questi 2 anni di pandemia abbiamo toccato veramente con mano, noi che particolarmente abbiamo prestato molta attenzione all'accoglienza ai ricercatori e agli studiosi in generale, siamo stati costretti a ridurre i contatti, anche se devo dire che si parlava, qualcuno prima diceva, le università, o meglio le biblioteche sono state le prime a chiudere e le ultime a riaprire. Per quanto riguarda l'università non è vero, noi abbiamo chiuso il 10 di marzo, quando proprio, come dire, non si poteva fare altrimenti, c'è stato il lockdown di tutto il paese, abbiamo riaperto il 17 di maggio, quindi per carità con numeri ridotti, con un numero limitato di posti che via via abbiamo incrementato, con servizi su prenotazione. È stato complicatissimo mettere in piedi questa cosa, ma appena abbiamo potuto, allo UAV, Ca' Foscari uguale, sì, però abbiamo aperto per quanto ci è stato possibile anche ai visitatori, ai cittadini, quantomeno alla cittadinanza, quindi l'attenzione dell'università verso il territorio, per quanto si è potuto, è stata portata avanti. Diciamo che è anche stato un percorso, Monica, no? Cioè nel senso che abbiamo potuto comunque anche ottimizzare delle risorse che sono state frutto proprio di un percorso di razionalizzazione di spazi e di collezioni, iniziato 20 anni fa a Ca' Foscari con i primi progetti. Qui c'è anche Sandro Bertoni, insomma, che ha dato molto impulso a questa razionalizzazione. Siamo arrivati ad avere 14 punti di servizio e con 3 grandi biblioteche per quanto riguarda appunto Ca' Foscari di grandi dimensioni. È un processo ancora da completare, quindi aree disciplinari prima disperse in 14 punti, ora raggruppate, raccolte in tre grandi biblioteche di area, la biblioteca di area economica, scientifica e quella umanistica. È un processo ancora da completare. Ci sono altre realtà, come ad esempio quella di lingue, che deve essere realizzata e razionalizzata.
Devo dire che una cosa su cui ci siamo confrontate in questi giorni, quando appunto ragionavamo insieme di questa cosa, di come presentare questa nostra esperienza universitaria di istituzione culturale con biblioteche e archivi che appunto sono a disposizione, è che ci siamo resi conto che in realtà la necessità in qualche modo ci ha spinto verso una strada non obbligata, ma che per scelta abbiamo capito essere la migliore, cioè il fatto di, da una parte, autonomamente ciascuna università ha messo in pratica una ottimizzazione di spazi, come diceva appunto Daniele. Anche per noi è stato fatto un processo di unificazione. Noi non abbiamo più dipartimenti, non abbiamo più le biblioteche dipartimentali, e d'altra parte la nostra dimensione ci costringe ad ottimizzare. Abbiamo fatto una serie di percorsi in generale di questo tipo, ma dall'altra molto presto ci siamo accorti che abbiamo delle sovrapposizioni virtuose, per cui banalmente, non avendo più tantissime risorse, avendone meno del passato, controlliamo che cosa compra cosa la lo compriamo biblioteca. reciprocamente. Diciamo che è un movimento molto spontaneo, dovrebbe essere strutturato, infatti è quello che ci riproponiamo proprio per rendere maggiormente fruibile e accessibile il materiale, anche lavorare molto anche sugli acquisti, di non avere delle sovrapposizioni inutili. Questo dovrebbe essere una buona pratica. Avevamo dei periodici che avevamo in n numero di copie, abbiamo deciso: Monica, tienilo tu, o l'altro lo tengo io. Era assurdo, era una spesa inutile. L'importante era consentire l'accesso del materiale, dei documenti. Quindi i buoni propositi verso cui andiamo è proprio quello di un maggior coordinamento anche dell'acquisto delle collezioni e anche una maggiore osmosi dei servizi e degli spazi. Ma quello che volevamo in realtà, diciamo, già 9 minuti. No, allora, quello che volevamo dire, scusate, era in realtà la questione di quello che l'università, con tutti i numeri che abbiamo visto, no? Di spazi, di posti, di volumi, può dare alla cittadinanza, può dare a questa città. Non siamo più chiusi all'interno del nostro mondo, ma restituiamo tutto quello che abbiamo a disposizione all'interno della città. Cioè c'è anche la valutazione della qualità della ricerca passa attraverso l'impatto sociale e vengono coinvolte anche le biblioteche. Siamo quindi con accesso alle sedi, la valorizzazione del patrimonio storico e quello che diciamo un aspetto molto curato in questi anni dalle università, che è l'open science, cioè la disseminazione di dati e delle ricerche scientifiche che siano accessibili anche alla cittadinanza, non solo all'interno dell'università e degli studiosi. Sì, direi che non c'è molto da aggiungere in questo modo, anche se in questo momento, anche se ci sono tantissime altre cose da andare a vedere, ma non è questo il momento, il luogo. Spero che in un futuro ci saranno approfondimenti, ma per esempio il percorso sulle digitalizzazioni, sono state fatte delle campagne di digitalizzazione specifiche e in questo caso non solo in collaborazione con Ca' Foscari, ma addirittura con l'Università di Padova, proprio perché i progetti sono costosi e devono essere sostenibili da tanti punti di vista. Quindi torniamo sui numeri, li lascio là. Sì, lascio pure i numeri che mi sembra siano grazie mille. Interessante. Eravamo in drammatico ritardo, ma siamo ancora in ritardo. C'è l'ultimo intervento, Giulia Conti e Simone Provini. Allora. Dopo questo intervento faremo almeno 5 minuti di... Abbiamo deciso di saltare la pausa perché siamo un po' in ritardo. Un po' di pazienza, continuiamo con la tavola rotonda. Va bene, allora dopo questo intervento passiamo alla tavola rotonda. Prego. Allora, buonasera a tutti, intanto grazie mille per avermi dato l'opportunità di portare la mia esperienza con la ricerca a Venezia e con la città di Venezia soprattutto. E voglio iniziare riprendendo, in realtà, essendo un intervento conclusivo, riprendendo
uno spunto della presentazione iniziale, cioè di questo ragazzo che chiede se venire a studiare a Venezia. Allora, io a posteriori, essendo l'8º anno che insomma sono qua a Venezia, direi di sì, e direi anche che però ci sono state tante difficoltà sin dall'inizio. Allora, io sono originaria di Rimini e non avevo mai pensato di venire a studiare a Venezia e ho iniziato il mio percorso universitario nel 2014 iscrivendomi allo IUAB ad mi sono laureata a posteriori direi troppo presto nel 2019, quindi esattamente 5 anni dopo e poi ho iniziato a pensare di continuare la collaborazione alla didattica con un professore dello IUAB e ho avuto la malaugurata idea di associarci l'attività professionale. Quindi ho lavorato per 2 anni, continuando la ricerca e rimanendo sempre qua a Venezia, fino a che a ottobre dell'anno scorso sono stata ammessa al dottorato in composizione qua all'Università IUAB. E quindi abbandonando l'attività professionale, insomma, penso di aver avuto anche un'infarinatura generale sia degli aspetti legati alla ricerca sia legati alla professione, però insomma quelli legati alla professione li teniamo poi a parte. Di fatto penso che l'esperienza qua a Venezia sia stata estremamente stimolante, soprattutto da un punto di vista culturale, da un punto di vista intellettuale. Mi sono sentita enormemente attiva e anche per la quantità di attività, e occasioni e opportunità. Però vorrei segnalare 2 nodi critici, 2 problematiche che vorrei portare alla luce. Una del periodo pre-pandemia, ma che in realtà è una condizione che permane tuttora all'interno del paesaggio veneziano e non solo probabilmente, e una che si è verificata chiaramente con il lockdown con cui ci siamo dovuti scontrare tutti. La prima è il tema legato all'alloggio. Io sono stata, credo, l'unica persona ad aver sostenuto il test, l'unica persona di un ciclo di persone che hanno sostenuto il test per entrare all'università ad aprile e quindi ad aver avuto tantissimo tempo anche poi per trovare effettivamente un alloggio prima dell'inizio dell'anno accademico ad ottobre. Io da aprile a gennaio dell'anno successivo non avevo una casa. Non avevo una casa anche perché sarà stata sfortuna, non lo so, o saranno state le particolari necessità anche legate al tipo di studi che quindi richiedono grandi spazi, la possibilità e la necessità di un confronto diretto e soprattutto di lavorare a degli orari estremamente flessibili. A non farmela trovare, non so, fatto sta che insomma è stato un nodo centrale del mio avvicinamento a Venezia e che credo permanga appunto tuttora. La problematica esiste, credo che nell'ottica anche di rilanciare una permanenza stabile sia per ricercatori che per studiosi che per insomma chiunque ha intenzione di fare ricerca qui a Venezia sia essenziale garantire un alloggio per il breve e per il lungo periodo. Il secondo problema ha riguardato chiaramente le varie chiusure con cui ci siamo dovuti interfacciare, quindi sia biblioteche che archivi, e tra l'altro ci tenevo appunto a ricitare la Biblioteca dei Tolentini perché anche prima nel lungo percorso di racconto e di narrazione sugli enti e sulle biblioteche qua di Venezia penso che sia uno degli enti fondamentali soprattutto per la ricerca nel campo dell'architettura, del design e di tutte le attività associate. E io ho avuto una grandissima problematica, io come i miei colleghi in realtà, con le chiusure e con un'attività che di fatto è risultata estremamente problematica anche alla riapertura, nel senso che ci sono state delle limitazioni di orario, delle chiusure, delle criticità legate anche alla possibilità di accedere, quindi ad esempio i volumi, le consultazioni, il prestito e la prenotazione dei documenti poteva avvenire chiaramente anche alla riapertura, non dico nel periodo più critico, però insomma la riapertura poteva avvenire chiaramente con un anticipo e con una prenotazione di un giorno prima, non si potevano prenotare libri per il giorno stesso, per qualche ora, come poteva essere chiaramente 2 anni fa, ma insomma in un periodo, chiamiamolo, normale. Quindi ecco, questo sicuramente è una criticità. Tuttavia, appunto, come si diceva anche prima, dal punto di vista della disponibilità interpersonale, quindi della possibilità di effettivamente rompere un po' le scatole banalmente, quindi chiedendo se era possibile poi effettivamente accedere, se era possibile consultare, se era possibile avere
prenotare per la pausa pranzo invece che la sera tardi. Su questo mi sento di dire che ci sono persone che veramente vale la pena avere all'interno delle istituzioni con cui mi sono interfacciata. Per non farla troppo lunga vorrei concludere con un passaggio di Tiziano Scarpa dal libro Venezia è un pesce, perché di fatto qui stiamo parlando di Venezia, stiamo parlando di studiare a Venezia, fare ricerca a Venezia e soprattutto anche vivere a Venezia, e del suo tessuto urbano, della sua dimensione e della mia e della nostra esperienza. Parlo anche a nome di Simone, di cui poi leggerò l'intervento. Quando cammino per Venezia mi sembra di scendere a diversi livelli di profondità del tempo. Arrivo in fondo a una calle, sto per svoltare. Che cosa mi aspetta dietro l'angolo? Incontrerò il mio futuro o il mio passato? E noi giovani che abbiamo pensato di vivere qua a Venezia, di ricercare a Venezia e di fare di Venezia forse anche una casa per il futuro, probabilmente anche della nostra ricerca, dopo 2 anni, dopo questo angolo di 2 anni di chiusure, rallentamenti, didattica a distanza e incontri online, dietro quest'angolo cosa troveremo? Grazie. Grazie mille. Grazie mille. E adesso devo parlare per Simone. Possiamo dare il via. Devo parlare per Simone. Ah, sì. scusa. Ah, ecco. Ecco. C'è un secondo adesso che... Sì, questo lo leggo. Perché è di un ragazzo. Ecco, adesso spero di poter dare voce a Simone che non è presente oggi. Tu che sei anche più giovane in senso del tempo più... Sì. Siete già avanti. Sì, però siamo in 2. Ma siete già 7 minuti. Comunque, buonasera. Vorrei per prima cosa ringraziare coloro che mi hanno permesso di poter essere qui oggi a rappresentare i giovani studenti, studiosi e ricercatori, che come il sottoscritto hanno scelto di investire sulla città di Venezia per la propria formazione e per il proprio futuro. Mi presento, mi chiamo Simone Provini e dopo aver conseguito la laurea triennale in beni culturali all'Università Statale di Milano, mi sono trasferito a Venezia per frequentare il corso magistrale di economia e gestione delle arti e delle attività culturali presso Ca' Foscari. Nonostante la scelta di un percorso di studi forse non proprio azzeccato, decisi ormai 1 anno e mezzo fa di mettermi in gioco e di concludere gli studi con una tesi di ricerca in storia dell'arte rinascimentale, il che mi ha costretto ad approfondire la mia preparazione proprio in ambito storico-artistico. Prima di allora non mi ero mai interessato alla ricerca, non avevo mai messo piede in un archivio e soprattutto non sarei mai stato in grado di immaginare quanto duro lavoro avrebbe comportato il raggiungimento di un tale obiettivo e come potete immaginare mai mi sarei aspettato di dover fare i conti anche con una pandemia. Nel mio caso specifico è stato fondamentale apprendere alcune nozioni teoriche di base che mi hanno permesso di muovere i primi passi come giovane ricercatore. Questa iniziale preparazione l'ho ricevuta durante un corso universitario che prevedeva anche una lezione di approfondimento in archivio di Stato, con visita ai depositi e un'altra presso l'archivio storico del Patriarcato. Sempre a causa del periodo nefasto, questi appuntamenti non hanno avuto mai luogo. Ripensandoci ora, quell'occasione mancata e solo apparentemente marginale mi avrebbe consentito di comprendere la complessità della ricerca e sicuramente mi avrebbe permesso di risparmiare giorni e giorni di lavoro, evitando incomprensioni e incertezze. Soprattutto mi avrebbe dato la possibilità di capire banalmente come dovermi comportare presso queste istituzioni. Una formazione per i giovani studiosi che devono approcciarsi alla ricerca per la prima volta credo sia fondamentale e necessaria. Non basta un'infarinatura generale di qualche ora. Serve invece poter osservare da vicino, poter toccare con mano e soprattutto potersi affidare alle conoscenze di coloro che hanno maturato esperienza sul campo. Tale considerazione potrebbe suonare come un'ovvietà alle orecchie di molti, eppure mi sembra che dal punto di vista pratico ci sia ancora tanto da fare per trasformare l'ovvio nel consueto. Per riuscire nell'intento la collaborazione tra istituzioni è di primaria importanza. Sono necessarie, io credo, azioni concertate sia nel promuovere la formazione tramite attività ed esperienze, lezioni frontali e seminari, sia nel raggiungimento di un obiettivo comune che reputo primario, consigliare e dare supporto ai fruitori di questi luoghi. Luoghi come archivi, biblioteche, aule studio rappresentano per noi giovani studiosi degli spazi imprescindibili e insostituibili. Archivisti e bibliotecari e in generale i professionisti che vi lavorano diventano di conseguenza punti di riferimento senza i quali sarebbe impossibile per noi crescere sia dal punto di vista accademico che umano.
Gli ultimi 2 anni hanno messo a dura prova questo delicato e prezioso meccanismo. Non soltanto abbiamo assistito a una diminuzione degli orari di apertura, dei giorni di attività, in alcuni casi addirittura alla chiusura prolungata di alcune istituzioni, e ricordiamo che alcune di esse sono ancora chiuse, ma l'isolamento ha pesato anche sul rapporto fra studiosi e personale di archivi e biblioteche. Forse a volte dimentichiamo che la vera ricchezza di questi luoghi è data non soltanto dalla presenza di grandi volumi, di chilometri e chilometri di documenti, di opere d'arte, ma dalle persone che questi ambienti li abitano. La condivisione di idee ed esperienze, la partecipazione a dibattiti, il potersi confrontare con funzionari, professori, bibliotecari, archivisti, dottorandi o anche semplicemente con altri studenti, con studiosi in generale, giovani e meno giovani. Sono convinto che queste relazioni siano molto più preziose e proficue di quanto si possa immaginare. E lo dico perché l'ho potuto sperimentare personalmente. Negli ultimi mesi ho avuto la fortuna di potermi confrontare con tante persone che condividono la mia stessa passione, ma quasi sempre tramite conversazioni online oppure ritrovandosi al tavolino di un bar o sulle panchine di un parco. Questi momenti di autentica formazione meriterebbero la partecipazione di un uditorio più ampio, la presenza di molte altre voci e soprattutto dei luoghi adatti che possano ospitarli. In conclusione, credo che l'urgenza di riappropriarsi fisicamente di questi spazi sia quanto mai essenziale e il miglior modo per poter effettivamente sostenere la ricerca. E un'efficace collaborazione tra le istituzioni può sicuramente far aumentare le occasioni di scambio e confronto, permettendo a noi giovani di poter crescere sempre di più in un contesto culturalmente ricco e assolutamente indispensabile. Auspico perciò che coloro che dirigono queste istituzioni si mostrino sensibili a queste importanti esigenze per costruire un'eredità anche nell'ambito della ricerca che altrimenti rischia di impoverirsi e forse persino perdersi. Grazie dell'attenzione. Grazie mille, grazie a Giulia Conti. Allora, cominciamo con una, ovviamente non come tipo di chiacchierata. Io direi di evitare le relazioni scritte, ma di fare qualcosa il più veloce possibile, magari passandoci la palla, partendo da alcuni temi che sono venuti fuori, ecco. Perché se poi ognuno comincia a leggere la sua siamo freschi. E più persone possibili che vengano su. Recuperiamo delle sedie, siamo più larghi possibile e passiamo il microfono. Non vedo alternative. C'è un microfono, ecco, perfetto, guarda. Lo tieni tu? Sì. Allora, le ballette porta microfono non servono più perché sono cambiati i tempi. No, qua va bene così, quello che siamo, Sì. Partiamo sicuramente, prego. Un altro qua. Andremo a 5, facciamo? Sì. No, facciamo intanto così che magari sta sì. Va bene. Sì. Allora, io direi di partire col Comune di Venezia, come è giusto che sia, quindi dai la parola a Paola Manga, che rappresenta il sindaco Bugnaro e rappresenta il Comune. Mi va di capire che il tema centrale sia l'uso. Prego, non si sente più? Perfetto, ok, scusate. Mi pare di capire che uno dei grandi temi sia quello dell'uso delle risorse, risorse umane. Vale la pena di insistere per avere più persone o vale la pena di insistere per avere più persone qualificate e in grado anche di cambiare il modo di fare archivio? Io credo il microfono. Non lo so. Bene. Okay. Intanto buonasera a tutti, io sono arrivata all'intervento del professor Panozzo, quindi non ho
non ho ascoltato gli interventi precedenti e me ne scuso. Allora, da dove partire? Beh, parto dalla mia esperienza personale probabilmente. Parto da una laurea in storia all'Università Ca' Foscari con una tesi sperimentale. Io intervengo anche come assessore all'università. Con una tesi sperimentale fatta in archivio con le due signore qui davanti, le due dottoresse, Claudia Salmini e Alessandra Schiavon, che saluto di cuore perché ogni tanto ci capita di vederci. E sinceramente ascoltavo la dottoranda prima che parlava, io mi sono laureata nell'88, non è che fossimo super velocissimi in archivio, nel senso avevamo anche noi delle buste contingentate giornalmente e studiavamo con i ritmi dell'Archivio di Stato. Studiare a Venezia è un privilegio che ha però anche determinati, come si dice, non puoi avere tutto bello nella vita, perché se avessi tutto bello vivresti in un mondo immaginario, l'utopia non l'abbiamo ancora realizzata. Ciò nonostante concordo con la dottoranda sul fatto che il fatto di avere le sale studio aperte ti permette di confrontarti non solo con i referenti della sala studio, chiaramente, ma ti permette di confrontarti con una platea di studiosi che è difficile da trovare in giro per il mondo. È effettivamente una platea eccezionale, come può essere in Marciana, come può essere al Museo Corrado, come può essere in tutte le istituzioni veneziane. E questo, secondo me, è stato il problema, perché magari quella difficoltà che hai nel recepire materiale ti ritorna nell'avere un confronto a livello internazionale che non ha quasi pari al mondo. Quindi pregi e difetti, quindi non flagelliamoci sempre perché sennò andiamo male, ragazzi. Allora, secondo punto, io volevo parlare rapidamente, mi sono portata un po' di numerini, mi piacevano quelli di Ca' Foscari Architettura, così potevo dare anche un po' di numeri del comune, perché è giusto che il numero ti permette anche di capire cosa c'è, no? Allora, le nostre biblioteche comunali sono 18 più una a Forte Marghera. Il patrimonio librario è di 450.000 libri, i posti a sedere complessivi sono 1.350, dite ma questa cosa sta dicendo? Dopo ve lo spiego. Il personale comunale sono 50 persone, poi abbiamo del personale esterne, facciamo 1.220 annui, 180.000 prestiti all'anno, la presenza media annuale è di 400.000 persone ante Covid, chiaramente. Okay? La media delle ore di apertura settimanali sono 700, la media di incremento del patrimonio anno sono 25.000 volumi, le risorse investite nei 5 anni che vanno dal 2016 al 2021 sono 15 milioni. Ok? Così cominciamo a capire un attimo che percorso facciamo noi da questo punto di vista qua. Allora, è chiaro che noi abbiamo fatto, oltre a questi che sono i numeri, abbiamo fatto una serie di azioni, chiaramente, no? Abbiamo ragionato, ed è un tema che a me piace sempre, pur non avendo figli, no? Sull'apertura l'ampliamento e l'ampliamento della VEZ a Mestre per i ragazzi, l'avvio della biblioteca per giovani e adulti al Parco della Bissuola con i fondi REACT, ok? Il rinnovamento della biblioteca di San Tomà con l'avvio di punti prestiti DVD e fumetti, perché chiaramente Venezia è una città di studio, ma può essere una città di studio che va dall'archivio di Stato anche ad altri interessi, perché ovviamente è una città universitaria, come abbiamo visto, quindi non ci precludiamo nulla. Abbiamo sottoscritto un patto di lettura con 40 soggetti pubblici e privati della città, che ci ha permesso anche di essere riconosciuti come città che legge da parte del CEPEL. Okay. Abbiamo
lavorato sull'arredamento, ok? Il prestito interbibliotecario con consegne strutturali. Abbiamo revisionato le raccolte, scartando, come dicevano poco prima le università Ca' Foscari Uova, i documenti obsoleti o doppi. Abbiamo recuperato dei fondi antichi, il fondo speciale Pezzè Pascolato, avviato la valorizzazione del fondo Giachemelli, avvio del servizio di domicilio a domicilio dei libri per gli anziani. Ok? Stiamo lavorando sull'introduzione, abbiamo introdotto i bibliomediatori per intercettare e per migliorare le relazioni con l'utenza straniera, questo con i fondi Pommetro. Abbiamo avviato quel simpatico servizio che in terraferma si chiama Bibliobus, che è la biblioteca itinerante per raggiungere ogni angolo della città di terraferma, sempre con i fondi Pommetro, e poi c'è stato anche il Bibliobot, ovviamente per le iniziative in ambito lagunare. Al Lido si fa anche, oltre ad esserci la biblioteca, si fanno servizi di promozione della lettura, animazione culturale e delle spiagge durante chiaramente il periodo estivo. Io non sono l'assessore alla cultura, mi sono fatta dare una serie di dati, ma conosco insomma. No, c'è, e allora se cominciamo così ci sbagliamo, perché oltre a esserci l'assessore alla cultura, c'è anche l'assessore all'università, che sarei io. Io in questo momento parlo per me e per conto dell'assessore alla cultura. Se va bene così, va bene così. Se non va bene lo stesso, se no mi avete invitato per parlare. Se no io mi taccio e mi rimetto al giudizio della pubblica assemblea. Grazie. Le polemiche non mi piacciono, a me piace dare una serie di numeri. Credo che si può differire nel pensiero, ok? Però il rispetto dell'istituzione, io avevo chiesto di essere qui non in presenza oggi per motivi miei personali, la Presidente mi ha gentilmente chiesto di essere presente, io sono un'istituzione, voi siete un'istituzione, io rispetto le istituzioni. Punto. Allora, mi è interessato, aspetti, finisco, perché devo fare anche la parte archivistica, giusto? O no? Anche due se vuole, però finisco. O no? No. Allora, siccome in questo comune si dice che non si fa cultura, allora io gli ho spiegato che siccome in questo comune non si dice che non si investe in cultura, io le sto dando la dimostrazione che non è così. Allora, questi sono fatti e non sono discussioni, sono fatti. Li vogliamo ascoltare, li ascoltiamo, non li vogliamo ascoltare, non c'è nessun problema. No, con nessuno ce l'ho, ma voglio dire, posso finire o no? Credo che sia, cioè, anch'io ho i miei tempi. Allora, scusate. Non lo so, ma... sono ammesse interruzioni dal pubblico perché non è stata data la parola al pubblico. Abbiamo ascoltato pazientemente tutti gli interventi, l'incontro di studio è stato così concepito, quindi chiedo cortesemente al pubblico, come è stato detto finora, di continuare a stare. Se ci sarà tempo verrà data la parola. Prego, assessore. La ringrazio, Presidente. Allora, è stata mia premura di occuparmi anche della presenza delle biblioteche nel centro storico, perché giustamente, e nelle isole, perché chiaramente l'amministrazione di un comune di questo tipo richiede anche una continuità territoriale che non è sempre facile da mantenere. Quello che è interessante, perché prima lo facevano presente, e credo che sia un dato fondamentale, perché qui in mezzo a noi c'è anche la dottoressa Vanin, che è la PO delle biblioteche comunali, è che vorrei sottolineare che durante il lockdown, anche quello più duro, abbiamo tenuto aperte le biblioteche. L'abbiamo fatto chiaramente perché era importante
dare, anche magari forzando per certi versi dei protocolli, perché mettevamo i libri in quarantena, non forzandoli da quel punto di vista là, mi ricordo nei sacchetti per 14 giorni, ma dando i libri dalla finestra. Noi avremmo potuto chiudere, ma la scelta politica è stata di tenere aperte, anche in zona rossa. La flessione che c'è stata è stata del 25% nella frequentazione delle biblioteche, nel prestito, e questo secondo me è un dato importante perché è una testimonianza dell'attenzione, forse anche del supplire, no? Perché gli studenti avrebbero trovato, ovviamente non nel lockdown duro, ma avrebbero trovato le biblioteche delle altre istituzioni chiuse, mentre noi abbiamo cercato di tenerle aperte, abbiamo cercato di tenere aperti i nostri 1300 posti per far sì che gli studenti in città potessero continuare a studiare magari nei luoghi che sono più preposti anche, come diceva la dottoressa prima, perché tante volte c'è nelle case effettivamente una mancanza di spazio. Io avrei da fare l'archivio, ma se vuole rispondo alla sua domanda. Come volete, se vi interessa la Celestia e l'archivio del Pertini, io... Perdoni, siccome la suddivisione dei tempi qua è saltata perché qualcuno è andato lungo, però c'erano le relazioni iniziali che dovevano durare 10 minuti, in realtà siamo andati molto lunghi, dopodiché abbiamo chiesto appunto di accorciare anche per dare tempo a tutti, e lei compresa. Guardi che io ero prevista alle 3 oggi. No, dicevo soltanto per l'economia della cosa, che forse è meglio se ci passiamo la palla senza tornare a leggere le cose. Ma a lei interessa che abbiamo tenuto aperto le biblioteche quando le altre istituzioni erano chiuse a livello comunale? Credo che sia un servizio alla città, io credo. Se è un dettaglio, io mi rimetto al dettaglio. Allora lei ha perso anche la cosa del discorso iniziale, cioè che il Concilio Ecumenico Vaticano II si parlava per 6 minuti, dopodiché al 7° minuto il cardinale Ottaviani fu interrotto. Quindi non è che sto mettendo fretta a lei, l'ho messo. Ma non è, guardi che io ho visto l'intervento del... No, lei non è maleducato, ho visto l'intervento del professor Panozzo, a cui ha messo la mano sulla spalla 3 volte. Mi ha detto un po'. Io ho detto, se io mi rimetto... Allora, guardate, la domanda, se vuole rispondere, siamo qua. no, io le ho detto che se vuole sentire l'archivio della Celestia, visto che tante volte è oggetto di polemica, credo che sia interessante per la città. Mi arrendo, se vuole invitiamo all'applauso perché lo... No, non mi interessa, non ho bisogno. Però avevamo chiesto una cosa subito per parlare su un tema che oggi ha continuato a galleggiare. Cioè, ma se adesso dicono... È più importante investire sulla qualità o sulla quantità, sia in termini di personale, sia in termini di resa. Io faccio un servizio pubblico, non devo aver resa. Io faccio un servizio pubblico, non devo aver resa. Sarebbe il caso di andare avanti e smetterla con queste diatribe, perché altrimenti perdiamo tempo e siamo qui per la... Beh, scusatemi, visto che io sono l'istituzione, perdo tempo, avete perso, mi avete ascoltato, scusatemi. C'è rispetto dell'istituzione. Io ho detto che io potevo stare a casa, farlo da casa. Penso che... penso che volesse... era esattamente... Ho bisogno di dire, se prima abbiamo detto che non c'era servizio, interessa alla città che c'è servizio? Sì. Interessa che facciamo la digitalizzazione della Celestia? Sì. Se cambia tono mi va bene, ma se tiene sto tono no. Grazie. Ci calmiamo. Tutto lì. Allora, le ho risposto sulla domanda. Lei mi ha detto che è giusto cercare il profitto o è giusto cercare qualità o quantità. Io credo da questo punto di vista, e poi potevo anche risponderle prima, ma quello che ho elencato le dava la dimostrazione, era una risposta alla sua domanda, non era uno spot elettorale, era una risposta alla sua domanda. Cioè il fatto che c'è un pubblico servizio, ok? Che resta aperto, nonostante le difficoltà della pandemia, dà la responsabilità che bisogna avere da istituzione.
centro della cosa, è poter volere mantenere il servizio. La qualità e la quantità potremmo discutere anni, si può parlare di efficientamento, si può parlare di lavoro, si può parlare di tutto. Quello che serve è avere un livello di servizio da poter mantenere. In questo caso, nei momenti più tragici, diciamo, della pandemia, il livello di servizio si è mantenuto. Poi gli ho dato dei dati per capire che livello di servizio abbiamo. Avere 1350 posti in una città che è universitaria, ma che ha sicuramente carenza di biblioteche, perché questo lo sappiamo anche dalle discussioni che ho con i rettori universitari, perché è chiaro questo, ha carenze di spazi, perché poi anche le case, perché il discorso è molto complesso, anche le case sono piccole, quindi non si può stare in due, magari dove si dorme, e studiare in due, perché uno magari ha bisogno di fare delle altre cose. Noi dobbiamo cercare di avere un servizio. Il fatto di essere diventati città della lettura vuol dire che anche la qualità viene considerata, non è che prestiamo solo Topolino. Vabbè. Grazie. Allora, ho facoltà? No, la dico. Grazie. Allora, sull'Archivio della Celeste è stato un posto che ho frequentato anch'io negli anni, alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, e quindi che ho particolarmente a cuore. Anche lì sono stati fatti degli investimenti. Noi abbiamo alla Celestia tutto quel corpus di materiale che ci porta dal 1806 in poi, e che è un materiale estremamente interessante da svariati punti di vista, perché la Celestia è un archivio, diciamo, misto. Mi perdoni, lo dico sommessamente, però devono parlare anche gli altri, mi scusi. È un archivio misto, nel senso che ha una triplice funzione, no? È un archivio degli uffici comunali, perché è anche interessante capire che tipi di archivi ci sono in città, no? Credo. Lo sappiamo che archivio è, molti di noi studiano lì, hanno studiato lì, volevamo sapere il futuro. Il futuro della Celestia è assolutamente nel rimanere nel suo luogo, che verrà, ma l'abbiamo detto anche, lo ribadisco, credo che c'è il consigliere Sacà, l'ho detto anche a una commissione consigliare, se non erro, e rimanere nei suoi luoghi. Avrà dei minimi spostamenti per permettere il restauro dei luoghi, e avrà anche un ulteriore ampliamento per ospitare in maniera migliore quello che è il fondo Giacomelli. C'è in atto anche uno studio serio, cioè di digitalizzazione, che non vuol dire, perché prima ho ascoltato l'intervento che era assolutamente interessante, perdere il contatto col documento, perché da questo punto di vista non è assolutamente possibile. Alla Celeste ci sono 8 km di scafalature, ma è importante, perché vuol dire nell'Archivio di Stato ce ne sono 50, al Pertini ce ne sono 27. Quindi sia gli archivi che le biblioteche dal punto di vista comunale sono attenzionati per fornire quel servizio. Chiaramente abbiamo anche incrementato, ed è giusto dirlo, in occasione del 110%, e per quello parlavo di archivi misti, c'è l'accesso a dei documenti che sono le concessioni edilizie. Abbiamo aumentato, abbiamo investito 250.000 euro per dare la possibilità ai professionisti di recepire le carte più velocemente. Ho cercato di essere veramente il più breve possibile. Parola a Marco Borghi della Municipalità di Venezia. Sì, grazie. Innanzitutto anch'io sono un po' imbarazzato perché insomma fino a qualche tempo fa ero dall'altra parte, nel senso militanza proprio archivi e biblioteche, quindi sono due impostazioni diverse. Nel momento in cui tu arrivi
ad avere un ruolo istituzionale come il nostro, che comunque è limitato, ma rovesci un po' il problema o la questione e non la vedi più solo come da tecnico o da studioso, che è importante per tutti quelli che fanno ricerca, ma la vedi invece come presidio della città, autentico. Sono luoghi che se si spengono le lampadine, abbiamo appena sentito la Celestia, il campo della Celestia è chiuso. Cioè sono quei luoghi che oggi ti garantiscono ancora in una desertificazione progressiva e un'uscita sistematica anche del terziario pubblico e privato, che prima, fino agli anni 70, 80, anche 90 c'era, restano gli unici luoghi di vivibilità della città. Questo è un aspetto che secondo me è fondamentale da un punto di vista politico, perché garantisce allo stesso modo, no, i diritti degli studiosi e degli studenti e di coloro che giustamente fanno ricerca, ma difende anche il diritto alla città. E sono due cose che dovrebbero andare insieme se c'è la sensibilità e la capacità, e forse con la pandemia anche da parte degli enti singoli, di fare rete, che è sempre questa parola un po' così retorica e un po' anche abusata, ma in realtà è questo. È anche fare rete, perché così si risparmiano soldini, perché è inutile avere 10 collezioni di periodici uguali in tutte le biblioteche. Ma non è solo anche questo. Allora, come municipalità io credo che per noi è fondamentale che questi presidi non solo continuino, ma siano rafforzati, consolidati, perché sono espressione della città, dalle più alte espressioni a quelle più minute, modeste. Burano e Murano, se non avessero la biblioteca, sarebbero morte ancora di più. Allora, sotto questo profilo credo che la politica, mi auguro ovviamente l'amministrazione comunale, noi per quello che possiamo fare, siamo un po' scalzi, quindi insomma, però possiamo sensibilizzare, stimolare e naturalmente vigilare, perché ecco, se c'è questa impostazione allora forse la città avrà ancora margini di vita. Se anche questo viene gradualmente asciugato, insomma il pessimismo, per quanto non sia del mio carattere, può avanzare. Grazie. Siamo? No, forse ce n'è uno aperto lì. Il microfono di prima? No. Vediamo se va bene. Così va e viene, scusate, a questo punto. Mi tolgo, parlo ad alta voce, cerchiamo di capirci. Allora, tocca adesso a Caterina Caffinato dell'Università Ca' Foscari. Vai tu. Volete farlo? L'ho spento io perché ce n'è altro. Questo si è scaricato, questo va bene. E allora l'ho spento, lì a pezzo pieno. Non funzionerà per farlo tutto. Buonasera a tutti, grazie molte per questa splendida occasione di essere qui insieme per discutere un problema cruciale come quello del futuro di Venezia, partendo da quello che abbiamo e da quello che siamo, cioè come utilizzare le nostre risorse, che sono tante, che sono veramente molto significative, e quello che è estremamente importante è proprio questo fare rete, e che è stata una cosa che abbiamo sentito più volte oggi pomeriggio, questo bisogno di coordinarci e di essere insieme anche per agire nel cambio di passo necessario, perché 2 anni di chiusura con tutto quello che hanno comportato significa che non ricominceremo da dove ci eravamo lasciati, quindi sarà necessario ragionare insieme per cosa fare domani, e mi piace farlo in questo posto che sa che il domani parte da molto lontano, che parte da ieri, che parte da oggi e che è anche questo momento. E proprio qualche giorno prima delle vacanze di Natale noi abbiamo licenziato il nostro piano strategico di Ateneo, ci abbiamo lavorato in tanti, la rettrice ha voluto che fosse un piano condiviso, non calato dall'alto, ma proprio un piano letto e riletto con i delegati del Dipartimento, con le varie componenti dell'università,
e adesso questo piano esiste, lo potete trovare, si può scaricare online. La parte relativa alla terza missione, che è quella che ho curato io insieme a altri 18 componenti dell'università e poi tutte le voci delle varie cabine di regia, insomma abbiamo lavorato veramente tutti, è stato un piano corale. È stato un po' anticipato, e ringrazio la dottoressa Grandin, perché tra le varie attività di terza missione c'è anche la condivisione non soltanto delle nostre risorse intellettuali, ma anche delle nostre risorse materiali, dei nostri archivi, delle nostre biblioteche, dei nostri campi sportivi, dei nostri edifici storici di cui noi siamo tutori ma anche promotori. Quindi la terza missione è la condivisione e l'interazione con la società delle nostre attività di ricerca e di didattica espresse in una maniera diversa, aperta e condivisa con il pubblico. Se voi guarderete, come spero, questo piano strategico di terza missione, il piano strategico non è un libro dei sogni, cerca di essere un testo nero su bianco nel quale oltre agli obiettivi abbiamo anche poi specificato quali azioni di missione, gli obiettivi, e il primo di questi, non li presenterò tutti, era già nel piano quando si è presentata la rettrice Tiziana Lippiello, è consolidare i rapporti con le istituzioni del territorio affinché gli studenti diventino i primi abitanti e fruitori consapevoli dei beni culturali diffusi. Quindi al primo posto di questa strategia della terza missione abbiamo inserito questo aspetto dell'essere attivamente coinvolti in questa città. Siamo già attivi in questo senso? Sì. Lo siamo anche oggi nella rassegna stampa relativa a questo convegno, si parlava di questo progetto del collega Varlien che Anywhere è una proposta di fare una piattaforma attiva per portare le persone a studiare e a lavorare da remoto a Venezia, ma andando più indietro, per esempio, noi siamo stati anche attivi negli anni, ancora adesso e anche durante la pandemia, con l'archivio Scritture e Scrittrici Migranti, che non è soltanto un archivio materiale, ma è un archivio immateriale di risorse e di iniziative aperte alla città, invitando a parlare anche voci meno rappresentative. Altre iniziative concrete che abbiamo attivato, parlerà fra poco di un'iniziativa che abbiamo condiviso sia con il professor Marabello ma anche con l'avvocato Rossi, un protocollo d'intesa con l'archivio della Biennale. Quindi questo passo di cambio di passo che stiamo condividendo e ci vedrà artefici, protagonisti insieme a voi, insieme alla città, insieme a tutte le istituzioni, io mi auguro che si possa guardare avanti ma con le braccia libere di poter sentire in mano sia quanto del nostro materiale librario e archivistico, ma anche la possibilità di ragionare su quello che saranno anche gli archivi digitali, perché questo è un problema che non abbiamo affrontato. Gli archivi digitali sono molto più evanescenti di quanto non lo siano gli archivi cartacei e questo è un problema che ci dobbiamo porre. Ma grazie. UAV di Venezia, sì, grazie. Allora, partiamo da un dato che è stato richiamato in partenza. Noi abbiamo 25.000 studenti, non includendo le due università, non includendo il conservatorio, non includendo l'accademia, non includendo... Sì, andiamo a 32.000 complessivamente, più un intorno di docenti, mettiamo anche visiting professor, arriviamo tranquillamente a 35.000 persone che vivono in qualche modo la città di Venezia. Il centro storico attualmente è abitato da 50.000 residenti. Quindi sostanzialmente questa massa vale più del 50%, del 60% circa, 65% di chi vive questa città. Come la vive? Con che tempi? Con tempi diversi evidentemente, con esigenze diverse. Quindi c'è una questione di costruzione di una logica da campus urbano, cioè un'università che si apre al territorio non sul modello americano, un'università che diventa, seppur straordinaria, quel luogo che esaurisce tutta la vita della cittadina. Se andate a New Haven, dove c'è Yale, l'università di Yale fa tutto, la cultura è Yale, l'università, il dipartimento, l'accademia. Se ci vai da studioso è straordinario perché passi 2 notti soltanto a scaricarti tutte le risorse elettroniche e ti fai un database straordinario quando torni. Quello è quello che ho fatto io. Ma detto questo,
la vita universitaria si esaurisce all'interno. Qui noi abbiamo la possibilità di giocare la seconda partita, cioè quella di muovere un campus universitario, di costruire spazi. E qui entra il ragionamento appena accennato anche dal Presidente della Municipalità. Evidentemente archivi e biblioteche sono punti e presidi di cittadinanza, perché ciò che conta non è formare soltanto studenti studiosi, ma possibilmente anche cittadini. Quindi nel periodo di formazione tu crei il contesto per frequentarsi, costruire esperienze. L'università non è soltanto l'esperienza, perché tutto diventa esperienza, anche lo spritz, no. C'è un passaggio, l'università è un luogo di formazione alla cittadinanza, è un luogo di formazione a delle competenze, a delle conoscenze. E il punto è come e quando queste conoscenze possono diventare, evidentemente, nel circuito positivo della vita urbana, qualcosa che poi permane, prosegue. Perché il punto forte alla nostra dottoranda che diceva quanto ho fatto fatica, potremmo rispondere quanti foresti docenti hanno fatto fatica nei primi 2 anni a trovare una casa in questa città, a sentirsi dire lei ha un contratto a tempo indeterminato? Anche no. Anche no. Tutto quello che normalmente non accade nelle altre città, dove la prima cosa che ti si chiede è che tipo di contratto hai. Allora, assunta la peculiarità, assunto non drammaticamente la questione del turismo che va governata, non assunta drammaticamente, ma che va governata, resta una questione. C'è un ruolo politico che qui si gioca? Sicuramente sì. Il ruolo politico se lo gioca un ente territoriale complesso come l'università che non lavora e insiste soltanto nel luogo, ma che è un nodo, perché sostanzialmente da noi arrivano studenti o docenti, come me, che non sono di Venezia, evidentemente il nome lo dice chiaramente come origine, e in qualche modo si crea una cittadinanza temporanea. Qui entra un nodo importante, perché anche durante la pandemia abbiamo visto come era complesso costruire, pur in una regione dove funziona piuttosto bene il servizio sanitario, costruire assistenza per chi non aveva. Io ero in senato accademico, uno dei primi problemi è stato quello di costruire una rete di assistenza per gli studenti che non erano residenti e che quindi non accedevano a servizi. Non potevano, ma poi si è trovata la soluzione perché si potesse accedere. Un'ultima considerazione che volevo portare qui. La questione archivi, prima è stato detto gli archivi. Allora, gli archivi e le biblioteche intanto sono spesso diversi, come sappiamo, gestiscono materiali diversi, attenzione. La biblioteca è certamente un centro propulsivo di vita. La biblioteca non solo deve avere i DVD, deve anche avere i videogiochi sostanzialmente, non solo perché sono un oggetto di studio, ma perché fanno parte complessivamente di un panorama non solo dell'entertainment, ma anche dell'education dei bambini, se gestiti opportunamente. Cosa diversa sono il sistema degli archivi. Il sistema degli archivi è un sistema che va arricchito, va valorizzato, dove vanno garantite per esempio interoperabilità delle forme di accesso. Quindi non solo digitalizzare, perché tanto la mappa dell'impero 1 a 1 non siamo in grado di farla, non ci saranno mai i soldi per digitalizzare tutto. Dovremo lavorare selezionando e ragionando non solo sui costi, ma sui benefici in partenza che si hanno a partire dai costi, perché questo è il punto di passaggio. E qui entra l'altro fatto, non dobbiamo aver paura della gestione degli accessi a distanza. Tutti noi abbiamo studiato a distanza. È molto bello scrivere alla Library of Congress e farsi mandare i documenti spendendo $40-50. Non è detto che tutti si debba andare dappertutto. Bisogna comunque avere noi la capacità, attraverso le competenze che si formano dentro le biblioteche, dentro gli archivi, di offrire servizi. L'offerta di servizio al ricercatore è la creazione di quell'ambiente, è la creazione attraverso le forme di collaborazione di un ambiente dove si viene a Venezia non solo per quell'archivio, ma perché c'è una rete di colleghi, di conoscenze, di relazioni che va messa a quadro nel servizio e che è utile per la città e non soltanto per il singolo. Ultimissima questione, le interfacce vanno digitalizzate bene perché devono essere friendly, devono essere accessibili, non devono essere c'è una questione proprio di design delle interfacce e su questo, per esempio, nella pubblica amministrazione c'è un lavoro importante alla Presidenza del Consiglio, attualmente lo fa un nostro collega, per questo lo conosco, e di
definire i caratteri e la digitalizzazione di queste interfacce perché siano veramente usabili, operabili. Non possono essere interfacce che ci allontanano, che allontanano chiunque, il ricercatore, il cittadino nella forma dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione, i più banali, i più importanti, altrettanto nella forma per chi viene qui per la prima volta, primo anno per iscriversi, poi per studiare, poi per proseguire a vivere, lavorare, oppure andarsene, ma con alle spalle comunque un'esperienza importante e significativa. Quindi gli archivi sono tanti e sono anche diversi. Anche gli archivi audiovisivi, per esempio, ci impongono, e qui la chiudo, essendo un professore di cinema, altre modalità di approccio, altre modalità di accesso. Ho finito. Sono io quello che devo parlare. Nel pergomello della Fondazione Cinema. Possiamo cominciare. Grazie dell'invito. Io sono telegrafica, allora tutti quanti conoscete quanto la Fondazione Cini faccia per la biblioteca, le biblioteche e la consultazione degli archivi, perché la Fondazione Cini è privata e rende quindi tutte le biblioteche e gli archivi disponibili, le biblioteche a tutti e gli archivi agli studiosi, ricevendo dallo Stato un minuscolissimo contributo. Non riceve soldi dal comune, non riceve soldi da nessun altro soggetto pubblico. Quindi tutto ciò che la Fondazione Cini fa da fondazione privata. Rispondo però direttamente alla domanda che mi è stata fatta prima, e cioè quando apre la Manica Lunga. Beh, mi sembra una domanda non molto ben posta. La prima questione abbiamo visto, seguendo i relatori che ci hanno preceduto, che è molto bene non generalizzare. Per un motivo molto semplice, perché durante il lockdown la Manica Lunga ha avuto un intervento di rifacimento degli impianti generali, in particolare degli impianti antincendio, che abbiamo fatto proprio in quel momento per riuscire, e anche un po' di più del stretto periodo di chiusura, proprio per permettere la massima fruizione. Dicevo che non è una domanda ben posta perché la Longhena è una biblioteca che è sempre stata aperta, il più possibile da subito, lo potete verificare, ed è una biblioteca sanificabile. La Manica Lunga non è sanificabile perché il cedro, se vuole vado anche nel dettaglio, il cedro naturale con cui è costruita non regge la sanificazione intensiva che abbiamo fatto, ricoprendo tutto di nylon, come gli studiosi hanno visto, e avendo però il pavimento di pietra e non un pavimento di legno, e fatti i conti di sanificazione, lo dico perché deve essere sostenibile, un utente della Manica Lunga ci costava 162 euro al giorno. Quindi sono in grado di rispondere di tutto questo perché il piano Covid, il piano di sostenibilità economica di apertura delle biblioteche l'ho fatto io e quindi me ne prendo la responsabilità. Ma non è una domanda ben posta per un'altra ragione, perché non è che se tu studi nella Longhena non accedi a tutto l'intero patrimonio librario, ci accedi ugualmente, non hai la possibilità di prendere lo scaffale aperto ma i bibliotecari ti portano i libri e quindi non hai alcuna riduzione, ma c'è di più, che siccome, come tutti voi ricordate, 2020-2021, bonus librerie, che abbiamo avuto, con cui abbiamo comprato nelle librerie veneziane moltissimi libri, su cui abbiamo costruito una campagna di catalogazione. Ora, se per biblioteca intendiamo perlomeno ciò che ho citato schematicamente e quindi tutta l'attività che la biblioteca richiede, gli studiosi hanno la possibilità e hanno avuto la possibilità di prenotare, di frequentare,
Forse riusciremo con tutta una serie di adesso altri apprestamenti a rendere possibile anche la manica lunga, però posto che riceviamo un obolo pubblico assolutamente irrisorio, credo che il massimo sforzo possibile l'abbiamo fatto. Grazie. Grazie mille. Devo sì della Biennale. Grazie mille per l'invito, è stato più volte citato, ma è spento bene, mi sentite? Ecco, allora grazie mille ancora per l'invito. Ho sentito più volte citato questo pomeriggio sia Biennale che l'Archivio. Allora l'Archivio, l'ASAC, è parte del patrimonio ed è un settore di attività della Biennale di Venezia, quindi è connaturato nell'ambito dell'istituzione, istituzione che nel 98 è stata trasformata in soggetto autonomo, privato, di tipo imprenditoriale, e riforma che gli ha consentito di adottare delle procedure, dei modelli organizzativi ed economici che hanno portato alla sostenibilità appunto di programma e anche sul piano economico, quindi con un modello virtuoso e di successo. Ma dico questo perché l'equilibrio organizzativo ed economico ha consentito di sviluppare l'autonomia sul piano culturale dei programmi e anche l'autonomia e l'autorevolezza per essere riferimento da parte del mondo e per essere anche recettori poi di sostegno privato e pubblico. Questo perché tutto ciò che è stato realizzato non è che sia caduto dal cielo perché sia stato assegnato a Biennale, ma perché Biennale ha dimostrato, secondo la logica del si progetta e si fa, non si progetta e si discute, che le cose si possono fare e realizzare e bene, come un soggetto che comunque appartiene all'ambito dei soggetti che dipendono dallo Stato e dal Ministero per i beni e le attività culturali e quindi la cui funzione è quella di promuovere la cultura, ma di promuoverla bene e in termini sostenibili senza poi creare oneri a carico dello Stato. Ciò detto, ho sentito anche dire ma la Biennale è un'istituzione che fa mostre, non fa ricerca. Beh, lo scopo statutario di Biennale è, e cito dallo statuto, è promuovere la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti contemporanee, organizzando con cadenza almeno biennale mostre e manifestazioni. Quindi la ricerca è essenziale nell'ambito degli scopi e di tutti i settori di attività di Biennale e questo è stato applicato anche nell'ambito dello sviluppo dell'Archivio. L'Archivio ha una storia, l'ASAC ha una storia molto importante, la sua istituzione è del 1928, ma l'idea di avere un archivio nasce fin dalla prima esposizione internazionale d'arte. E dopo un periodo buio per la chiusura della sede negli anni 90, dal 2000 in poi con il trasferimento in nuovi spazi è stato progressivamente riordinato, cioè sono stati riordinati, messi in sicurezza tutti i materiali e le collezioni e aperte al pubblico. Questo grazie alla collaborazione con le istituzioni, innanzitutto con il Comune che per legge mette a disposizione gli spazi dove si svolgono le attività di Biennale e con istituzioni come la Sovrintendenza agli Archivi. Io non la vedo più ma era presente, non smetto mai di ricordare l'aiuto che la Sovrintendenza agli Archivi di Venezia, la dottoressa Terenzoni ai tempi sovrintendente, ci ha dato nel guidarci nel tutte le operazioni di riordino e di catalogazione proprio perché tutto ciò deve avvenire, insomma è compito di un'istituzione adottare tutte quelle procedure che devono garantire la maggiore scientificità, autorevolezza e sicurezza. Quindi l'ASAC è aperto dagli anni 2000, progressivamente sempre di più nelle due sedi della biblioteca che è ai Giardini, nel cuore dell'esposizione internazionale, e al Parco Scientifico Tecnologico dove ci sono tutti gli altri il fondo storico e tutte le altre collezioni. È stato
aperto, ecco questo vorrei dire, abbiamo mantenuto aperto l'archivio anche nel periodo di lockdown più duro in zona rossa, adottando le procedure di messa in sicurezza, lavorando con le autorità sanitarie per avere dei protocolli adeguati nel periodo appunto ovviamente di lockdown, di quello più terribile del marzo del 2019, fornendo un servizio a distanza con chi ci consultava e i miei colleghi in archivio rispondevano nell'ambito del possibile, però comunque mantenendo la continuità. Posso chiedere però, mancano ancora 6 persone. Adesso arrivo subitissimo, va bene, però... Oltre a quelli di prima. Va bene, allora cercherò di... Allora, cosa dobbiamo fare ora che l'archivio funziona? Secondo una vocazione internazionale dell'istituzione, l'idea è adeguarci a quello che fanno gli archivi a livello internazionale, cioè ad essere sedi di attività, e quindi l'indirizzo è quello di diventare un centro di ricerca sull'arte e sulle arti contemporanee, sviluppando progetti, collaborazioni con altri enti, istituzioni e università. Abbiamo lanciato lo scorso novembre il primo progetto che abbiamo stabilito e avviato con Ca' Foscari, IULM, Sapienza, Accademia di Belle Arti e Conservatorio Benedetto Marcello per la mappatura di tutti gli artisti che hanno partecipato alle biennali degli ultimi 20 anni. 114 studenti nei prossimi 11 mesi, hanno iniziato da novembre, si alterneranno a gruppi di 12 in archivio per ricostruire i curricula degli artisti, di tutti gli artisti di tutti i settori di attività che hanno partecipato alle biennali degli ultimi 20 anni. L'esito sarà una mappa che ricostruisce dal punto di vista politico, sociologico, culturale i luoghi dove gli artisti hanno operato in questi 20 anni. E qui chiudo, però la biennale, scusate, abbiate pazienza, è la biennale perché progetti ne abbiamo molti. Per fare questo avremo anche una nuova sede all'interno dell'Arsenale. Questo c'entra con gli archivi e con... Certo, perché lì collocheremo i fondi che oggi si trovano a Vega, saranno trasferiti al centro della mostra e delle esposizioni, dove ci saranno ulteriori spazi a disposizione per i ricercatori e gli studenti, anche per residenze stabili e anche, e qui mi scusi ma lo devo dire, perché se il tema è anche la collaborazione con le altre istituzioni, spazi dove potremmo ospitare archivi di terzi, di artisti che non hanno gli spazi, le risorse per poter mantenere aperti. Cito l'archivio Ronconi che arriverà in biennale, così anche una collaborazione sarà fatta con l'archivio Nono, perché così possa essere continuata e garantita la fruibilità, e qui mi taccio. Grazie mille. Allora, a forza di aggiungere, credo, grazie al dottoressa Morello, grazie alla dottoressa Rossi. Giorgio Busetto? C'è ancora? Sì? Della Fondazione Levi. Prego. Grazie. Allora, in estrema sintesi, su quello che sta avvenendo alla Fondazione Levi e in particolare alla biblioteca che è intitolata Gianni Milner. Si tratta di lavori che sono in corso, ma che sono già in una fase piuttosto avanzata. Abbiamo potuto triplicare lo spazio in uso alla biblioteca e articolarlo in vari luoghi funzionali. Abbiamo almeno parzialmente riordinato i depositi,
abbiamo incrementato il personale, sia ricorrendo a forme di collaborazione estemporanea, sia assumendo un terzo bibliotecario, quindi incrementando del 33% la struttura stabile della biblioteca a partire dalla prossima primavera. In SBN è stato catalogato tutto il materiale librario che è stato acquisito in maniera ordinaria. Manca adesso la catalogazione delle acquisizioni straordinarie dei fondi donati negli ultimi 3 anni. La Fondazione sta raccogliendo un grande numero di fondi, sia librari che archivistici, che multimediali. Ormai sono 30 gli archivi che ha raccolto la Fondazione e sui quali ha avviato e intensificherà una importante opera di valorizzazione. È stato realizzato un database e sono stati recuperati 2 basi di dati che venivano dismesse da 2 istituzioni pubbliche. Ed è appunto si tratta di quei casi di cui prima si faceva cenno, cioè del fatto che siano stanziate risorse importanti per mettere in piedi delle operazioni di digitalizzazione e simili, e che poi queste non vengano mantenute in maniera a volte insensata veramente. Abbiamo pubblicato online ad open access tutta la produzione libraria e multimediale creata dall'origine della Fondazione a oggi. Abbiamo potenziato il Wi-Fi, creato una commissione consultiva per la biblioteca, di cui fanno parte Roberto Calabretto, che è il presidente del comitato scientifico della Fondazione, Claudia Canella, storica bibliotecaria della Fondazione, Anna Rita Colturato, docente di bibliografia musicale all'Università di Torino, Stefano Campagnolo, direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e ad interim ancora della Biblioteca Nazionale Marciana, Paolo Dacoll, che è bibliotecario del Conservatorio di Venezia, Andrea Liberovic, un musicista che sta donando il grande fondo molto complesso dal punto di vista delle nature conservate di Giovanni Morelli, e io stesso infine. Abbiamo pubblicato i primi 2 quaderni della biblioteca e stiamo varando il terzo, in modo tale da dare conto della varietà e vastità dei programmi che la Fondazione sta realizzando. Abbiamo l'apertura della biblioteca da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16:30. C'è stato un equivoco su questo, nel senso che noi prevediamo la prenotazione, ma non è una prenotazione obbligatoria. La prenotazione è concepita in funzione di predisporre già i materiali di cui lo studioso ha bisogno. E quindi, siccome era un po' ambigua la formulazione, stiamo rivedendo il regolamento proprio per chiarire questo ed altri punti. E infine, sulla questione degli alloggi, la Fondazione non è che ha delle grandi risorse, ha messo a disposizione una palazzina, quella in cui è nato il pittore Hayez, e sono 3 unità che sono occupate, una da un docente di Ca' Foscari, una da un dottorando e una da 2 studenti. Sarebbe bello poter fare di più, è una cosa a cui stiamo ulteriormente pensando, dipenderà dalle disponibilità. Poi Grazie. Grazie mille. Monica Viero.
Buonasera, buonasera a tutti. Allora, per prima cosa dobbiamo dire che non vogliamo assolutamente che la professoressa Fusaro cambi argomento di ricerca, men che meno che Simone e Giulia vadano incontro al passato e non al futuro. Questo lo vogliamo evitare assolutamente, e dunque che cosa può fare la Fondazione Musei Civici per evitare questo? La Fondazione Musei Civici, che il dovere di dover avere come primo e privilegiato interlocutore la città, ce l'ha nel nome, e ha però anche, anzi ma anche, come diceva simpaticamente quel direttore, deve garantire la capacità di assicurare la sostenibilità e le risorse per la gestione del patrimonio. Il patrimonio, che nel caso della Fondazione Musei Civici è un patrimonio rilevantissimo, cioè parliamo di oltre 400.000 volumi a stampa, 12.000 manoscritti, 150 complessi archivistici, qui 5 biblioteche aperte al pubblico, circa 10.000 utenze annue in presenza in situazioni di normalità. Quindi che cosa farà la Fondazione? Allora, la Biblioteca Correr effettivamente è stata in alcuni momenti poco performante, ma non per scelta legate o alibi legate alla situazione pandemica, ma perché ha chiuso al pubblico nel novembre del 19 per dare il via a importantissimi lavori necessari di opere finalizzate alla prevenzione antincendio, per l'ottenimento del CPI come previsto dal Patto per lo sviluppo per la città di Venezia. E per la prima volta dal 1922, cioè quando le raccolte sono arrivate alle Procuratie Nuove dal Fondaco dei Turchi, i più di 7.000 metri lineari di documenti sono stati completamente movimentati, i depositi sono stati completamente svuotati per metterli a norma, per riqualificarli e quindi per mettere in sicurezza l'intero patrimonio bibliografico documentario della biblioteca e l'archivio. Quindi noi qualcosa l'abbiamo fatto, abbiamo messo intanto in sicurezza il patrimonio, quindi insomma un passo che direi importante, perché quando noi abbiamo messo in sicurezza e la nuova gestione degli spazi ci consente anche di capire esattamente quali sono le consistenze che noi siamo chiamati a presidiare in termini di conservazione, abbiamo fatto già una quota parte di lavoro importante che poi si è concretizzata nel censimento anche del patrimonio archivistico, che non era ancora censito, e per cui insomma un grosso lavoro sul patrimonio è stato fatto. In questa occasione si è anche lavorato al ripensamento di alcuni spazi che potranno essere ridestinati a funzioni ibride, tanto da poter consentire in maniera un po' più agevole l'accesso di pubblico per attività legate alle attività didattiche, visite guidate, al patrimonio documentario, quindi insomma che abbia anche una ricaduta e un legame un po' più forte sul territorio, attività che la biblioteca tradizionalmente svolgeva, però insomma adesso cercheremo di renderla più adeguata e più concretamente praticabile. Dopo la definitiva conclusione dei lavori di riposizionamento dei volumi, previste in tempi piuttosto brevi, cioè non oltre la primavera, la biblioteca riaprirà, la biblioteca del Museo Correr e le altre biblioteche dei musei civici riapriranno tutti i giorni e riapriranno con gli orari consueti. Quindi ecco, una risposta concreta forse possiamo darla anche piuttosto performante agli studiosi, insomma, ecco. Un confronto lungo, continuo, a tratti faticoso, ma anche entusiasmante con la direzione scientifica della Fondazione si sta concentrando, proprio alla luce di importanti lavori quantitativi sul nostro patrimonio, che adesso abbiamo disponibili, sull'individuazione tra gli spazi delle nostre sedi di un luogo che possa fungere in futuro futuro non troppo lontano, da collettore di tutto il patrimonio bibliografico documentario indagato, anche in un'ottica per noi fondamentale naturalmente di relazione tra patrimonio documentario e collezioni artistiche.
e oggetti artistici conservati dai musei, che verrebbe così a configurare uno dei poli di ricerca sulla storia dell'arte veneziana, ma non solo, tra i più importanti per la città. Ecco, tutto questo è quello che noi abbiamo naturalmente in animo di fare, quindi vorrei rassicurare gli studiosi che garantire che il nostro obiettivo, il nostro sforzo va senz'altro nella direzione di perpetuare il fuoco e non solo di custodire le ceneri. Grazie mille. Marigusta Lazzari, la Fondazione Quirino Stefania, e poi chiudiamo con, se non dimentico altri, Andrea Perizza. Perfetto, grazie. Allora, buonasera, sarò velocissima e sintetica. Uso le parole di Tiziano Scarpa anch'io, le ha scritte in un piccolo volume che abbiamo pubblicato durante la pandemia. Dice: la Querini non è solo una biblioteca, non è solo un museo, è un vortice. Libri e dipinti antichi, architettura del passato e del presente, arte contemporanea, oggetti e arredi antiquari, fondi d'archivio e raccolte di fotografie. Una capsula spazio-temporale che ci permette progetti e racconti intrecciati gli uni agli altri e che interseca anche personale e competenze diverse. Tra tutti i servizi, la biblioteca è stata per lungo tempo il servizio più importante, il cuore della Fondazione. Una stanza in più della casa di molti studenti e di molti studiosi, un luogo amico, un luogo amato. È stata aperta sempre, il primo giorno possibile durante la pandemia e da 150 anni a questa parte. Nel tempo è cambiata la tipologia dei nostri frequentatori, così come sono cambiati i servizi che la Fondazione offre, e questo ovviamente, ineluttabilmente, in relazione al mondo che cambia intorno a noi e alle esigenze diverse del nostro pubblico. Periodicamente quindi la Fondazione ha fatto il punto su questi temi e lo ha fatto anche l'anno scorso. Abbiamo elaborato un piano strategico che guarda ai prossimi 5 anni e parte da una serie di riflessioni e di analisi dei nostri servizi e di quelli del territorio a cui facciamo riferimento. Diciamo però che il fulcro di questo documento e delle nostre azioni, quindi, è il pubblico e tutto passa attraverso 4 concetti: creatività come missione, comunità come valore, collezioni d'arte e di storia come catalizzatori, diversità, uguaglianza, rispetto, inclusione come impegno. Siamo quindi partiti dall'analisi del nostro servizio, la necessità di raccogliere i dati, il confronto con le istituzioni della città, la comprensione delle esigenze di un pubblico conosciuto e quello di pubblici che ancora non conosciamo ma che vogliamo raggiungere. Da molti anni abbiamo cominciato a formare il personale a nuovi linguaggi, allo storytelling, ad un diverso racconto delle collezioni anche attraverso le didascalie, con focus storici, ecologici, naturali, di sostenibilità, di genere, oltre che a quelli artistici. Abbiamo attivato corsi di formazione per professionisti su questi temi e abbiamo iniziato a raccontare online ed in presenza storie di Venezia, di economia, imprenditoria, moda, pandemia anche, passeggiando tra i fogli virtualmente, tra i fogli dell'archivio storico della famiglia e le pagine dei meravigliosi volumi del fondo antico della biblioteca, i dipinti e gli oggetti del museo, le architetture contemporanee del Palazzo Antico. Durante il lockdown del 2020 abbiamo lavorato via web con gli anziani delle case di riposo, con i bambini, con gli adolescenti delle superiori, con gli adulti e i pubblici speciali, malati, comunità straniere e diversamente abili. Continuiamo a farlo perché riteniamo che l'educational sia uno strumento trasversale di valorizzazione delle collezioni, uno strumento strategico di promozione della lettura e di fruizione dei nostri beni, ma anche di formazione al rispetto delle differenze e delle diversità e appunto all'inclusione. Il questionario che stiamo preparando sulla Customer Satisfaction, sia per la biblioteca che per il museo, ci darà ulteriori dati sul lavoro
e ci darà ulteriori azioni da fare per disegnare dei servizi più attuali e interessanti e soprattutto in sinergia con quanto viene già offerto in città. La rete delle collaborazioni è infatti essenziale, è già molto attiva e su fronti diversi e ovviamente vogliamo implementarla. Lavoriamo con quasi tutte le istituzioni della città. Penso non si possa prescindere da questo se si vuole veramente fare quello che dobbiamo fare. Sono convinta però che ciascun istituto abbia le sue priorità e le sue necessità e che quindi la collaborazione debba coagularsi su progetti specifici, sui quali ci sia l'interesse preciso delle istituzioni che vi partecipano. Su tutto questo si innesta, e non è l'ultimo dei pensieri, la sostenibilità economica dell'istituzione e di conseguenza è strettamente correlate le questioni legate ad una organizzazione snella, aggiornata, preparata, con l'apertura ai giovani professionisti che le nostre università preparano. Questi ultimi anni sono stati durissimi, ma come tutti sappiamo per le istituzioni culturali è sempre una battaglia quotidiana. Il supporto pubblico è venuto meno e tutti noi ci trasformiamo in inventori di attività che possano garantirci la base economica per erogare il servizio ed erogarlo bene. E quindi partecipiamo a progetti, a bandi, a raccolte fondi. Devo dire che questa è una delle attività e una formazione del personale appositamente necessaria per poter andare avanti. La Fondazione ha oggi un organico di 16 unità di personale dipendente, ma l'organizzazione è composta da almeno altre 10-15 unità tra consulenti, servizi civili, stage, tirocini e collaborazioni temporanee. Negli anni 2000 uno studio del CISET quantificava in circa 6.000 i posti di lavoro della cultura. Questo significa che le nostre organizzazioni, insieme alle università, possono veramente dare un grande contributo ad un progetto di città vera, abitata. E se posso? No. Basta, ho finito. Grazie. Allora, dicevamo, dottor Vanizza e poi Roberto Ellero, o se volete il contrario. Fate voi. Parlo io? Sì. Grazie, buonasera, grazie agli organizzatori per l'invito. Devo premettere che io questa sera parlo in nome rappresentando la nuova direttrice dell'Archivio di Stato di Venezia, la dottoressa Stefania Piersanti, che si è insediata da poco più di una settimana con l'anno nuovo e si scusa molto per non essere potuta essere qui presente in quanto a Roma al Ministero quest'oggi. E la dottoressa Piersanti avrebbe avuto molto piacere di essere qui proprio per conoscere le istituzioni veneziane che ancora non ha avuto modo di contattare, ma che si ripromette invece, come ha già personalmente comunicato ad alcuni dei presenti, si ripromette di contattare quanto prima per una conoscenza e un'interazione personale. Questa sera il nostro istituto è stato evocato più volte e ahimè non sempre positivamente. Non sta a me entrare nel merito della questione, né voglio farlo né intenderei farlo ora, per cui mi limito soltanto a dire che è assolutamente intenzione della direzione di non vedere una parte o l'altra parte della barricata, cioè siamo tutti dalla stessa parte della barricata e insieme ci muoviamo per un tentativo di azione comune che porti al bene dell'istituto, nel caso nostro dell'Archivio di Stato, della ricerca, della fruizione e della città più estesamente. Poi sappiamo bene che il nostro istituto ha delle ramificazioni, lo abbiamo sentito, che vanno ben oltre il tessuto cittadino. Quindi in generale l'Archivio di Stato di Venezia è il primo a voler agevolare la fruizione del proprio patrimonio perché è la nostra missione istituzionale che ci chiede di farlo, la nostra missione di funzionari dello Stato al servizio dei cittadini
E però nello stesso tempo questo è scontato in questo infelice periodo che stiamo vivendo tutti, lo dobbiamo fare in condizioni di sicurezza delle persone e del patrimonio e con modalità che siano scientificamente valide, è superfluo ricordarlo. Questa sera sono stati posti all'attenzione tanti dati, ne aggiungo solo alcuni, proprio così, delle piccole precisazioni. Dal mese di ottobre noi siamo aperti a orario pieno e a piena frequentabilità della sala, quindi i posti sono tutti fruibili. I posti 64. 64 nella sala di... Sì, nella sala che lei prima ha ricordato, l'ex refettorio d'estate del convento dei frari. Sì, sì. Devo dire che, ricordo un altro numero, quello del personale, visto che spesso questa sera si è parlato anche di questo aspetto, noi siamo, lei prima parlava del suo articolo che ricordo di aver letto sull'Archivio di Stato di Cosenza e poi lei ne scrisse anche sull'Archivio di Stato di Venezia successivamente. Noi oggi siamo meno di 30, non 30 archivisti, 30 in tutto, e abbiamo le 3 sedi da gestire, quella monumentale dei Frari, la sede sussidiaria nell'isola della Giudecca con materiale prevalentemente ottocentesco e poi prima la dottoressa Mar ricordava l'archivio comunale del Pertini, di via Pertini a Mestre, ma c'è anche la sede dell'Archivio di Stato lì per accogliere la documentazione odierna corrente da parte degli uffici dell'amministrazione statale. Quindi questi sono i dati. Durante il lockdown, al di là delle criticità che, ripeto, non voglio negare, non voglio evocare, sulle quali sorvolerei, però ricordo che comunque è rimasto aperto l'istituto, seppure in misura estremamente contingentata, anche in piena zona rossa, dal 5 dicembre del 2020. Quindi nel maggio 2020 abbiamo riaperto, a novembre per le direttive nazionali siamo stati chiusi e poi di nuovo riaperti dai primi di dicembre del 2020 senza più interruzioni, ma con il contingentamento che sappiamo, che conosciamo. Durante il periodo di chiusura abbiamo però tenuto attivo il servizio di ricerche per corrispondenza, che non è di scarsa rilevanza perché quotidianamente sono molti coloro che ci scrivono per le richieste di tipo più svariato, da quelle amministrative che sono state ricordate prima, di professionisti, di architetti, di ingegneri, ricerche di tipo genealogico familiare, ricerche di tipo storico-scientifico, varie cose che sono tutte rimaste in piedi e con una procedura di risposta, diciamo, snellita rispetto al periodo precedente. Un'ultima cosa mi ritengo di ricordare. Abbiamo anche allestito una mostra virtuale, ecco, nel frattempo aderendo alle proposte per i 1600 anni di Venezia, ed è stata la prima volta che il nostro archivio portava avanti una cosa del genere. E volevo solo ricordare, prima è stata ricordata un'audizione al Senato, proprio 2 giorni fa, il 19 gennaio 2022, il nostro direttore generale, la dottoressa Buzzi, in un'audizione alla 7ª Commissione Cultura del Senato, ha riportato alcuni dati relativi al personale. Mi permetto di citarli perché forse possono avere un interesse per quel che riguarda il futuro dell'amministrazione. E ci dice... dunque solo il presidio garantito dall'articolazione territoriale degli uffici del MIC, archivi di Stato e soprintendenze e dalle competenze in essi operanti può assicurare che la memoria della comunità sia tutelata e resa fruibile per studiosi cittadini. Rispetto alle esigenze della Direzione Generale Archivi degli istituti afferenti, le scelte operate dal Ministro Franceschini stanno garantendo un'attenzione puntuale e conseguenti politiche di rilevante impatto. E la direttrice ricorda alcuni atti in essere, la procedura ormai avviata per l'assunzione mediante corso-concorso di 16 dirigenti di seconda fascia per l'area archivi e biblioteche, l'assunzione in deroga alle ordinarie procedure di mobilità e mediante procedure concorsuali pubbliche svolte in modalità semplificate di 270 funzionari della professionalità degli archivisti di Stato, la stipula di contratti di collaborazione di 24 mesi con 150 esperti archivisti da destinare a archivi di Stato e sovrintendenze, attivazione di 40 tirocini formativi presso i suddetti istituti. Questo per quel che riguarda l'aspetto delle risorse umane. Io qui chiuderei rinnovando il saluto a tutti della direttrice Piersanti. Grazie.
Eccoci qua. Prego? Dopo che si è tolto la mascherina ho detto sono spuntati i baffi. Hai visto? E sono cresciuti qua, sai, prima. Allora, siamo tutti molto provati, felici di questo incontro, però provati perché sono 4 ore che siamo qua. Procedo per brevissimi flash. Intervengo come vicepresidente dell'IVESAR, Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza, società contemporanea. Doveva venire Giulia Albanese, presidente, a altri impegni vengo io. Ci sono in sala almeno 2 persone che potrebbero parlarvi molto meglio di me, di questo istituto, il direttore storico Marco Borghi, assunto all'altro incarico, presidente della municipalità, e l'attuale direttore Giovanni Sbordone. All'ipotetico e simbolico studente evocato in partenza dal presidente Magaraggia potrei assicurare che, qualora intenda occuparsi della storia veneziana del Novecento, troverà all'IVESAR porte aperte. Gente cordiale, uno spirito militante e movimentista, perché siamo un'associazione e perché siamo l'Istituto per la Resistenza, e la voglia di lavorare, di fare. La biblioteca sul Novecento forse più ricca di Venezia, molti fondi, Chinello, Batain e via dicendo, materiale fotografico, materiale audiovisivo e la voglia di diventare finalmente quella casa della memoria che da tempo abbiamo ipotizzato per quel luogo, Villa Erio alla Giudecca, si scende alle Zitelle, dove ci consideriamo residenti senza contratto, residenti ancora senza contratto, in attesa di contratto. Questo per dire che potremmo fare, vorremmo fare molto di più. Secondo flash, che fare, sentivo dire nell'intervento iniziale di Tiziana Plebani e Mario Infelice, eccetera, e direi che è il momento di passare al come fare, perché sul che fare almeno noi siamo d'accordo. Che poi lo si chiami studiare a Venezia, che lo si chiami ripopolare Venezia, che lo si chiami lavorare a Venezia, il concetto è quello: restituire Venezia alla sua normalità di città, restituire la l'URBS alla polis, alla civitas, essere una città anche normale. Si tratta di capire come è possibile che il fronte, uso questo termine non a caso, della cultura abbia la possibilità di incidere perché questa normalità diventi prassi corrente. Ultimo flash, volutamente provocatorio. In questa sede il compianto Philippe Daverio si era ultimamente battuto perché Venezia si confrontasse con l'Europa, parola che oggi non è minimamente emersa da questo nostro lungo colloquio. Forse perché l'Europa non se la passa bene, forse perché anche l'Europa ci ha deluso, forse perché quelle agenzie di cui si parla ogni tanto, fra cui Agenzia per la Cultura, ma a Venezia non ci sarebbe che imbarazzo della scelta, quelle agenzie di cui si parla tanto poi rimangono lettera morta. Daverio parlava di rapporto diretto con l'Europa bleffando, perché era una persona di spirito. Guardate che è l'Europa che ha bisogno di Venezia, non Venezia che ha bisogno dell'Europa. E lo spiegava anche, l'Europa ha bisogno di Venezia perché le sue capitali stanno tutte al nord, sono 2 o forse 3, Strasburgo, Bruxelles, Francoforte, sta di fatto che il Mediterraneo non c'è. E quale sede migliore di Venezia, aggiungeva Daverio, per diventare la 3ª o la 4ª capitale europea e via dicendo. Allora è chiaro che quella proposta provocazione del nostro compianto Daverio nasceva anche da una completa disistima della classe politica veneziana. A torto o a ragione, colpevole di aver lasciato che Venezia diventasse quello che poi è diventata. Lasciamo stare questa discussione perché ci porterebbe altrove lontano. L'Europa comunque come fronte possibile di interlocuzione,
di Venezia, anche nel campo della cultura. Allora, il come far pesare la questione culturale, allargare il giro d'orizzonte anche ad altri soggetti, sono due elementi che forse varrebbe la pena di prendere in considerazione in prosieguo di ragionamento dopo questo primo interessante e importante incontro di oggi. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Chiudo un minuto. Grazie a tutti di essere venuti, abbiamo avuto un'ampia e esaustiva, un ampio ed esaustivo rapporto su tutte le biblioteche veneziane. Purtroppo non c'è stato tempo, con tutti gli interventi che ci sono stati, di discutere di alcuni temi, andando su alcune questioni. C'è un quarto d'ora di dibattito. Facciamo un quarto d'ora di dibattito. Ecco. Poi se per mi portavo sta cosa no, ma se figuri, lo trovo assolutamente indispensabile, perché almeno si discuta di qualcosa che vada oltre le relazioni, che sono state utilissime, però forse vale la pena di parlare di alcuni temi enormi che sono sul piatto, a partire dal fatto che è stato governato qui da Fellizza, che l'Archivio di Stato di Venezia abbia 30 dipendenti. Io a questo volevo arrivare, partendo all'inizio parlando delle esagerazioni che c'erano. La situazione drammatica degli archivi e delle biblioteche italiane, di questo non si è parlato. Si sono fatte delle relazioni interessanti e quindi ben venga il dibattito, sia pure, come si dice in zona Cesarini. Prego. Allora, ne approfitto subito per dare un mio contributo che sarà velocissimo. Una cosa soltanto, voi forse mi conoscete tutti. Alessandro Bertoni. La maggior parte delle persone che erano qui stasera, mi chiedo scusa, però se uno parla dicendo chi è... Certo. Alessandro Bertoni, già direttore del sistema bibliotecario di Ca' Foscari, ora pensionato, ma non smetto di essere attivo sul fronte delle biblioteche, non solo. Una cosa, 27 anni fa o 28 anni fa venni qua a lavorare appunto a Ca' Foscari sul fronte delle biblioteche e ho assistito in varie occasioni a questa rassegna del dolore dello studio a Venezia, sia dal punto di vista bibliotecario, sia dal punto di vista archivistico, sia dal punto di vista strutturale e della mancanza assoluta di politiche né nazionali né locali. Davanti a tutto ciò, e volendo invitare tutti quanti a non sprecare questa occasione, in cui abbiamo sentito purtroppo di nuovo un'elencazione di ciò che ciascuno poi sta facendo, anche nella stessa tavola rotonda si è giocato un po' a chi ha l'ombelico più luccicante, dico l'ombelico per citare, per essere dentro la norma civile, e senza mai purtroppo sentire grandi novità. Tutto sommato due parole nuove nell'elencazione della relazione iniziale, che sono stati rassegnazione, non fermiamoci alla rassegnazione, e PNRR. PNRR forse in questo caso evocato come un sogno che tutti i bibliotecari e archivisti vorremmo vedere realizzata finalmente quell'infrastruttura locale e nazionale di cui assolutamente non disponiamo. Evito di entrare nel dettaglio di alcune cose dette. La Fondazione Cini, che si rinuncia di essere un'entità pubblica
rifugiandosi nel proprio privato, ma ce ne sarebbero, ci sarebbe da parlare del cedolo, non cedolo e via dicendo, ma mancando l'interlocutore riservo ad altre occasioni i miei commenti. Ma quello che è più importante è che abbiamo bisogno di fare rassegna di tutto ciò che non facciamo, non solo di ciò che facciamo. E forse da questo incontro dovrebbe sorgere un minimo di maggiore coordinamento sulla raccolta di ulteriori informazioni e sulla possibilità di quello che realmente manca ancora, una visione. Nessuno ha citato questa parola. Una visione di quello che è la struttura di quella infrastruttura, da una parte sociale, da una parte invece culturale, che è alla base dello studio, della lettura e della documentazione in un paese civile. Poi c'è un discorso di infrastruttura, ma su questo ci si può arrivare. Ma ci si può solo arrivare dopo aver pensato a cosa tendiamo. Nel lavoro che si è svolto, che giustamente citava la Grandin per Ca' Foscari, c'è stata una visione. Poi, come tutte le visioni, c'è stata gente che toglieva la quarta gamba al tavolo, ma l'abbiamo sempre condivisa a Venezia. E siamo andati di pari passo con altre strutture, se no non ci sarebbe stata una rete delle biblioteche. La rete non serve solo per andare a vedere ciascuno che nodino c'ha. La rete serve se c'è un progetto. Mi fermo qua. Grazie mille, c'è qualche altro intervento? Sì, se Qualcuno posso. ha un sassolino nella scarpa? Prego. Sono qua. Allora, sono Giuseppe Saccà, consigliere comunale per il Partito Democratico. Oggi sono emerse tante cose, però ricollegandomi anche all'ultimo intervento, insomma, bisogna darsi anche una visione. E ovviamente come consigliere comunale cerco di soffermarmi più sul tema delle politiche in questa città. Poi quando si parla di archivi e biblioteche sono tanti enti, tante istituzioni, quindi non dipende certo tutto dall'amministrazione comunale. Però partendo da quanto è stato detto nella relazione introduttiva, secondo me c'è un elemento che dobbiamo dirci, anzi due. Uno, che la pandemia ha soltanto amplificato delle debolezze strutturali in questa città. Questo credo che sia il primo dato. La pandemia ovviamente ha colpito duro soprattutto le istituzioni culturali, non solo le istituzioni culturali, ma appunto c'erano delle politiche a più livelli che duravano da anni e indebolivano il mondo della cultura. Due, a Venezia, al netto delle molte istituzioni, delle molte cose buone che si fanno, credo che sia importante ravvisare che spesso la produzione culturale sfarina, va verso il tema della costruzione di eventi in cui molte volte quello che è la ricerca, la cura, il messaggio, come si suol dire, non è proprio l'elemento qualificante, e questo va a impattare ovviamente su quelli che sono le infrastrutture dove la ricerca si fa, e quindi archivi, biblioteche. Per rimanere sul comune io ci tengo però a dire una cosa. Adesso non c'è l'assessore Mar, mi dispiace, ma insomma con l'assessore Mar e con gli altri assessori in comune ce le diciamo sempre, quindi parlo senza che siano qui presenti, mi dispiace, ma sicuramente ci saranno altri momenti per confrontarsi direttamente. C'è un grosso problema perché quando parliamo di rete, di collaborazioni, una volta si diceva Venezia laboratorio di cultura, mi viene in mente guardando la Marigusta, e il tema del coordinamento delle istituzioni, che non è semplicemente fare un tavolo, dirsi quello che si sta facendo, mettersi un po' d'accordo su alcune cose, ma è darsi appunto delle strategie. Questo manca e questo deve farlo l'amministrazione comunale. Veniamo dai 1600 anni di Venezia, finiranno a marzo, faremo ovviamente ad aprile, cercheremo di interrogarci su cosa hanno portato i 1600 anni di Venezia, però fino ad oggi non mi pare di aver
visto un messaggio che viene fuori da questi 1600 anni di Venezia, cioè non si è posta al centro la cultura come un elemento di sviluppo, di crescita e di quant'altro. Anche qui si sono fatti molti eventi con l'aiuto di molte istituzioni e molte associazioni messi assieme senza una regia. E non si può dare anche in questo caso la colpa alla pandemia, perché questa, diciamo, tecnica di aggregazione senza grandi ragionamenti si è vista anche in altre occasioni. Io penso ai 100 anni di Porto Marghera, quindi un altro tema fondamentale per collegare territorio, cultura e visione del futuro, che è stato completamente, secondo me ovviamente, gettato al vento. Quindi c'è molto da fare sul tema proprio di creare delle reti. Le istituzioni possono fare molto, ma è ovvio che poi la parte pubblica, comune, non solo comune, hanno un qualche cosa, una leva di molto importante da mettere in campo. Ed non è, e qua poi mi taccio, secondo me non è un problema di risorse. È ovvio che siamo in momenti complicati, adesso tutti parlano del PNR, e alcune istituzioni veneziane, in particolare la Biennale, in questo caso ha dimostrato di riuscire ad attrarre decine e decine di milioni di euro. Poi sappiamo che la Biennale ovviamente è un'istituzione di un certo tipo di audience, un certo tipo di capacità anche, che magari altre istituzioni pur importanti e più prestigiose non hanno una struttura così forte, quindi devono essere aiutate anche qui dal pubblico. Ma al di là del PNR, noi in comune abbiamo sempre ricordato come, ad esempio, per tornare ai 1600 anni di Venezia, siano stati stanziati diversi fondi, ma in particolare un fondo dedicato ai 1600 anni di Venezia di 3 milioni di euro, che insomma comunque sono una cifra non così, non così bassa, e di questi 3 milioni di euro 2 milioni e 7 non sono stati spesi, o meglio non sono stati investiti, e quindi semplicemente sono rientrati, diciamo così, tecnicamente si dice nell'avanzo di bilancio, mentre molte istituzioni in questi 1600 anni, anche qui all'Ateneo Veneto, hanno lavorato, hanno fatto mostre, hanno organizzato convegni, hanno messo in mostra, diciamo così, archivi, come è stato ricordato, e quindi... Com'è? Anche finti. In che senso finti? No, comunque, quindi c'è la possibilità anche di avere degli investimenti, non quindi soldi a pioggia, ma soldi su progetti. Purtroppo questo non si fa. Io qua mi taccio, se no insomma, andiamo troppo lungo. Potrei fare l'esempio, sempre per esempio le biblioteche di pubblica lettura del comune effettivamente fanno un grosso lavoro, come ha ricordato l'assessore. Se poi però parliamo del personale o della quantità del personale, intendo anche come è strutturato dal punto di vista contrattuale, si apre un problema enorme. Abbiamo parlato di Fondazione Musei Civici, e quando parliamo di Fondazione Musei Civici proprio sul tema archivi e biblioteche sappiamo che ci sono stati molti problemi, sono rimasti sostanzialmente chiusi durante la pandemia e ancora adesso sono servizi molto ridotti, con cassa integrazione e quant'altro, e questa è mancanza di visione, perché un museo che ha anche e custodisce fondi di un certo tipo, questi fondi devono essere ovviamente fatti conoscere, fatti studiare e quant'altro. Quindi ci sarebbero, l'archivio della Celestia, quello che ha detto l'assessore Maro ovviamente è del tutto corretto, è stato annunciato questo restauro di questo immobile importante, molto grande, però ci sono tante domande che adesso affronteremo poi nel dibattito pubblicamente, e di come sarà trasferito, di cosa si farà dell'archivio Giacomelli, adesso non entro nello specifico, quindi ci sono tante questioni ancora da affrontare. Quindi io mi taccio però per dire che c'è molto da fare, ci sono grandi opportunità, e soprattutto ringrazio gli organizzatori, perché è stato detto all'inizio che questo è un primo momento di approfondimento e di studio, perché purtroppo per quanto riguarda, secondo la mia visione, il comune dal punto di vista della progettualità è molto debole, e quindi qua oggettivamente devono essere le istituzioni e le associazioni, la società civile a fare un passo in avanti e essere più propositive possibili. Finisco su una cosa, per essere ben precisi, che quando si parla a Venezia di cultura, sappiamo tutti che l'assessore alla cultura è l'attuale sindaco da 6 anni. Io ritengo che se il sindaco mantenga una delega così importante,
È anche un segnale importante, è anche un segnale positivo, perché vuol dire che la cultura viene messa al centro delle politiche, però poi queste politiche devono svilupparsi, devono vedersi, devono toccarsi, devono potersi misurare, altrimenti stiamo parlando semplicemente di un logo che ci si mette e spesso... Prego, e vi taccio. Fine, grazie e mi scuso. C'è qualcun altro che vuole dire la sua? Grazie. C'è qualcun altro che vuole dire la sua? Prego. Allora, io non sono veneziana, ma vivo parzialmente anche a Venezia, vengo da Vicenza, come lei, e sono stata qui come uditrice e come profonda amante di Venezia. Quello che mi sembra di vedere che manca, appunto, come diceva qualcun altro prima, è un vero progetto, una visione di quello che si vuole fare a Venezia. Una visione a cui dovrebbero partecipare le forze anche e soprattutto giovani di questa città, perché se vogliamo farla diventare una città attrattiva bisogna che parlino soprattutto le nuove leve, anche gli anziani per carità o le persone di media età, ma soprattutto i giovani, coinvolgerli. I giovani che non vengono mai coinvolti, si parla di PNRR, ma i giovani non vengono coinvolti, è una cosa, penso, è solo di facciata. Quindi coinvolgiamo i giovani, creiamo dei processi partecipativi dove le persone ci sono, vengono fuori delle idee e intorno a queste idee poi emergeranno anche delle operatività, ad esempio mi veniva in mente perché non fare all'interno di queste istituzioni culturali anche delle rappresentazioni teatrali, far conoscere alla gente cosa sono queste istituzioni, facendole conoscere attraverso una commissione di arti, di forme artistiche diverse, immagino degli spettacoli teatrali, ma anche, non lo so, pensiamoci, cioè ci sono tante forme che potrebbero essere utilizzate. Basta, ecco, direi soprattutto apriamo ai giovani e alle loro idee e stimoliamo la partecipazione delle persone. Grazie. Grazie a lei, scusate, ultima battuta, chiudiamo. I giovani, sono d'accordo anch'io, non ce n'erano tanti stasera. Mi chiedo però anche se una serata come questa, un pomeriggio serata come questo, viene promossa con un obiettivo chiarissimo, nettissimo, con parole che più nette non potrebbero essere. E c'è quello che c'è una emergenza che va oltre il Covid, che il Covid ha solo aggravato e che la situazione degli archivi in generale è drammatica in tutta Italia e a Venezia, dove anche il Covid ha pesato di più, ha pesato ancora di più qua. Ecco, in queste 4 ore cosa avrebbero pensato eventuali giovani che fossero passati di qua? Avrebbero pensato, ma il dibattito fondamentale su questo tema quando lo fate? Se il tema è dividersi, concordarsi almeno su orari diversi, per cui qualche biblioteca apre da un orario, quell'altra apre un altro orario, in modo che se uno studente ha voglia di studiare possa avere 10 ore a disposizione, 12 ore a disposizione. Quando sarà? Quando sarà il dibattito sul quante risorse arriveranno e in che modo arriveranno sul PNR? Perché abbiamo già visto che le risorse sparpagliate sul territorio, come ai tempi del famoso caso di Cosenza, quelle lì non solo non arriveranno, ma non le vogliamo. Non le vogliamo. Quanti? Adesso ci è stato detto che arrivano, il primo dato arrivano 20 alti dirigenti. Ok, ma gli archivisti quando arrivano
Sarà chiesto a chi viene assunto almeno si sappia usare un computer come una persona normale che vive nel 2022. Tutti questi temi qua, l'uso delle risorse in modo serio per contrastare questo degrado che c'è enorme in giro per l'Italia, quando si farà? Questa è la domanda. Ci sarà, io spero, almeno una riunione tecnica fra tutti quelli che hanno delle biblioteche. Io sono disposto a tenere aperto così, io sono disposto a tenere aperto colà, almeno questa riunione tecnica che si faccia nel giro di qualche giorno, perché messa così come è stata messa questa sera, scusate, ve lo dico da esterno, però temo che non possiate andare molto lontano. Grazie. Beh, allora, un ringraziamento finale da parte di noi che abbiamo organizzato. Ecco, siamo qui dalle 3 del pomeriggio, per cui non vi teniamo più di un secondo di questo, però è abbastanza difficile riuscire a rimanere 4 ore senza uscire, senza sosta da una sala di questo genere. Allora, è stato detto che, e condivido il fatto che manca una visione. Ecco, questo è uno dei problemi centrali. Ecco, credo che incontri di questo genere, anche la buona volontà delle persone che hanno partecipato a questo incontro, serva sostanzialmente a questo, a iniziare a discutere di questa visione e a iniziare poi anche a lavorare su elementi molto pratici, che erano quelli a cui accennava Stella un istante fa. Ecco, credo che nel complesso sia stato positivo e che le indicazioni molto diverse, molto varie, con spunti anche contrastanti, siano comunque un aiuto concreto, consistente per provare ad andare avanti. Vi ringraziamo, ecco, a nome mio, a nome dell'Ateneo, a nome di Tiziana Plebani e Valentina Sapienza, di avere avuto questa pazienza e di essere rimasti qui per 4 ore di seguito. Grazie a tutti.